accademie dal giovane compositore dalla nobiltà milanese. Il gusto italiano pervade il copioso ed agile materiale tematico del primo movimento e del minuetto, ma il movimento più interessante è però l'adagio centrale nella tonalità Mi minore, il cui pathos può ricollegarsi all'atmosfera Sturm und Drang che segna una netta rottura rispetto al gusto italiano. Questo contrasto torna anche nel baldanzoso minuetto finale che presenta un trio dal carattere misterioso. Come secondo brano Luigi Boccherini, celebre violoncellista nato a Lucca nel 1743, fondò il primo quartetto d'archi stabile che si conosca al mondo, di cui si abbia notizia. Il suo quartetto in Mi bemolle maggiore opera 6 numero 3 del 1766 è dedicato a Don Luigi Infante di Spagna. Comincia con un largo in cui la melodia sembra germinare da una profondità abissale, segue un elegante minuetto e come conclusione porta un allegro molto molto brillante. E per concludere Ludwig van Beethoven, che ha composto i 6 quartetti dell'opera 18 tra il 1798 e il 1800, quando trentenne è già compositore affermato. Di questi 6 quartetti il numero 4 in do minore è l'unico in tonalità minore, come lo era la sonata per pianoforte opera 13, la Patetica, e poi lo saranno il terzo concerto per pianoforte e la quinta sinfonia. Nel primo movimento 2 temi musicali si rincorrono tra loro, non in senso dialettico, ma con effetto distensivo e quasi consolatorio. Ebbene, spazio alla musica. Buon ascolto.
Si conclude così anche questa terza pagina. Abbiamo avuto un grande quartetto di ex novo, Carlo Lazzari e Paola Carraro, Anna Maria Pellegrino e Carlo Teodoro, due coppie, Carlo Lazzari al violino, Paola Carraro alla viola, Anna Maria Pellegrino al violino e Carlo Teodoro al violoncello. A questi grandi professionisti i nostri ringraziamenti e un supplemento di applausi anche da casa. Un applauso anche al sindaco e all'assessore alla cultura della città di Villorba, Francesco Soligo ed Eleonora Rosso. Grazie per aver avuto fiducia ed averci dato l'opportunità di realizzare queste produzioni che quasi l'Italia intera, anzi l'Italia intera sta vedendo, perché copriamo anche la Sardegna, sostanzialmente tutta l'Italia. Bene, grazie. Solite raccomandazioni: cerchiamo di consumare prodotti italiani, di andare a fare acquisti a chilometro zero, cerchiamo di far lavorare i nostri artigiani, i nostri industriali, i nostri commercianti e cerchiamo di rispettare le regole, distanze, mascherine, eccetera, eccetera, eccetera. Alla prossima. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Ben ritrovata all'architetto Maria Cristina Scaletta, direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Architetto, in questa puntata vedremo un po' il clou, possiamo dire, uno degli argomenti principali legati alla Grande Guerra, cioè come si combatteva, qual era anche un po' la vita dei soldati. Certamente, la nostra appassionata dottoressa Marta Covre ci parlerà in questo caso di un argomento molto consueto, ma anche qui si troveranno delle curiosità, perché i modi di combattere durante la Grande Guerra vanno dalle modalità più antiche, come l'uso di pugnali e baionette, fino alle armi più moderne e contemporanee, che poi avranno degli sviluppi ovviamente e purtroppo anche nel futuro durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi buon ascolto a questa particolare puntata. Stiamo parlando nelle puntate di questo nostro ciclo dedicato al Polo Museale di Vittorio Veneto e alla Grande Guerra di vari aspetti di questo conflitto, e non potevamo perciò trascurare uno degli elementi centrali, anche se purtroppo tragici, vale a dire i combattimenti, che sono il fatto che caratterizzava la vita, l'esistenza dei soldati e delle truppe al fronte, e poi di conseguenza poi su tutta l'organizzazione delle retrovie. Ecco, combattimenti atroci in questa grande guerra. Marta Covre, allora appunto questa prima guerra mondiale è una guerra peraltro particolare, che fin quasi da subito assume delle caratteristiche diverse da tutti i conflitti che fino allora erano avvenuti. Sì, esatto. Con la Prima Guerra Mondiale cambia proprio il modo di affrontare la battaglia, di condurre la guerra. Infatti non ci si scontra più in campo aperto direttamente, non c'è più lo scontro tra i due schieramenti opposti.
ci si ritrova a combattere nelle trincee, in questi fossati scavati nel terreno, contrapposti con in mezzo la terra di nessuno, che poteva essere estesa per pochi metri come per chilometri. Quindi con l'avanzare dei mesi di guerra si cercano nuove armi per poter sbloccare questa situazione di stallo, ovviamente. Quella che veniva definita appunto una guerra di posizione, esatto. Che tra l'altro gli stessi comandi non prevedevano, poi a un certo punto, sappiamo un po' tutti, insomma ne vediamo le tracce anche sulle nostre montagne, lungo il Piave, sono state recuperate anche proprio in occasione del centenario queste trincee, e quindi a un certo punto lo scontro, per così dire, si blocca, si fossilizza, come diceva Marta Covre, tra due eserciti contrapposti che si fronteggiano, e l'obiettivo dei comandi è quello in qualche modo di appunto sbloccare questo stallo che alle volte dura per mesi, per anni persino. Sì, esatto, questo stallo sembra infinito, e quindi nel tentativo di sbloccarlo si introducono nuove armi, come ad esempio i gas tossici. Ce ne sono di diversi tipi, ce ne sono di starnutenti o lacrimogeni, che sono un po' quelli più innocui, possiamo dire, con gli effetti più limitati, e poi man mano se ne sviluppano di sempre peggiori, con effetti sempre maggiori, fino ad arrivare a quelli proprio letali. Il primo utilizzo dei gas tossici, contrariamente a quanto si crede, fu da parte dell'esercito francese nell'autunno del 1914, ma fu quasi un caso, una cosa imprevista, non era stata calcolata e non fu sviluppata ulteriormente, cosa che invece fece l'esercito tedesco, che, visti gli effetti del gas lacrimogeno che era stato usato in quell'occasione, pensarono di sviluppare ulteriormente questa tecnologia. E il punto massimo di sviluppo ci fu il 22 maggio del 1915, quando ci fu la seconda battaglia di Ypres in Belgio, in cui i tedeschi usarono per la prima volta l'iprite, questo gas letale composto di cloro e zolfo, che appunto aprì un varco nelle linee francesi, uccidendo sul colpo circa 5.000 soldati. Ma i tedeschi stessi non erano preparati a un successo del genere, quindi non riuscirono a sfruttare questa temporanea superiorità, e diedero in qualche modo il tempo agli eserciti alleati di riorganizzarsi, insomma. Di tappare questa falla, possiamo dirlo, perché poi appunto diciamo gas per sterminare le truppe avversarie, quindi rompere la resistenza di queste linee, ma poi c'erano forse quelli che conosciamo tutti anche nell'epica proprio della Grande Guerra, gli assalti, no? Le truppe a un certo punto uscivano dalla trincea e andavano alla conquista del fronte avversario. Ho sentito tante volte l'assalto alla baionetta, ma poi c'erano tante armi, alcune quasi, oggi ci viene da pensare, quasi medievali, insomma. Sì, esatto, strettamente legati appunto ai gas tossici ci sono le mazze ferrate, di origine appunto molto antica, anche precedenti al Medioevo persino, che inizialmente venivano usate addirittura dagli stessi compagni dei soldati colpiti dai gas, per dare loro il colpo di grazia, per alleviare le loro sofferenze, e in modo un po' utilitaristico per non sprecare munizioni. Si utilizzava questo sistema che sembra barbaro, che è barbaro, per appunto raggiungere l'obiettivo senza sprecare preziose munizioni. Ma ovviamente queste armi erano usate anche durante gli attacchi. Infatti dopo il lancio dei gas, una volta disperso l'effetto diciamo più immediato, e i soldati nemici dotati di maschere antigas per proteggersi dai residui andavano all'attacco, come è successo effettivamente a Caporetto. Una cosa che riguarda l'Italia, un attacco ai gas che riguarda proprio l'Italia. Infatti nell'ottobre del 1917 nella conca di Plezzo vennero lanciati circa 2000 proiettili al fosgene, che era un altro tipo di gas composto da ossido di carbonio, anch'esso letale, e che riportò un grande successo per i tedeschi, che appunto riuscirono a sfondare la linea italiana e, come sappiamo, poi a invadere il territorio italiano fino al Piave. Sì, deve essere anche delle scene davvero raccapriccianti, insomma, di queste trincee con questi gas che aleggiavano, questi cadaveri, appunto questi assalti per riuscire a sfondare le linee. E
La guerra, come sempre, però è anche fonte di innovazione tecnologica, e proprio nella prima guerra mondiale viene, per così dire, usata su larga scala, utilizzata su larga scala, possiamo dire un'invenzione avvenuta pochi anni prima, l'aereo. Nella Grande Guerra debutta l'aviazione militare, proprio muove i suoi primi passi. Sì, esatto. Negli anni precedenti al primo conflitto mondiale c'erano già stati degli esperimenti con l'aviazione. Ad esempio l'Italia, nella guerra italo-turca, aveva già utilizzato l'aviazione, però a scopi diciamo di osservazione, non di attacco. Ed effettivamente questo valse anche per i primi anni di guerra. Si usava l'aviazione come supporto all'artiglieria per fornire informazioni precise sui dettagli. Infatti gli aviatori e gli osservatori proprio che salivano sugli aerei erano dotati di macchine fotografiche per scattare fotografie delle linee nemiche, oppure le macchine venivano attaccate sotto la carlinga dell'aereo in modo da poter riprendere verticalmente lo sviluppo delle linee difensive nemiche. Appunto per fornire un supporto all'artiglieria. Solo successivamente si pensò di utilizzare gli aerei come mezzo di bombardamento o anche per intraprendere duelli aerei con gli osservatori nemici. Il Museo della Battaglia conserva numerosi reperti legati all'aviazione, numerose parti di aerei, sia italiani che austro-ungarici, e una particolarità è la placca dello Spad 13 del Maggiore Baracca, la placca a cui si agganciavano le cinture di sicurezza del pilota, che venne recuperata sul Montello all'indomani della sua caduta nel giugno del 1918. Sì, perché poi questo è il periodo degli assi dell'aviazione. Appunto abbiamo citato Francesco Baracca, ce n'erano molti altri con questi combattimenti che forse, appunto, a differenza delle atrocità della trincea, conservavano ancora un loro codice cavalleresco in qualche modo, no? Del resto anche, appunto, i protagonisti erano spesso nobili, ufficiali, ovviamente piloti. Insomma, l'aviazione era un'arma d'élite in tutti i sensi. Sì, esatto. C'era ancora una concezione proprio di duello ottocentesco quando si parlava di aviazione, lo scontro tra due eroi dell'aria. Infatti quando un pilota veniva abbattuto gli avversari tributavano gli onori militari al momento della sepoltura, proprio per rendere onore al coraggio, alle imprese eroiche proprio di questi aviatori. Accompagnati poi anche da una grande fama, appunto, come i cavalieri veri e propri. Il Museo della Battaglia naturalmente conserva parecchi reperti, soprattutto anche riguardo alle armi, da quelle più comuni ad alcune molto curiose, molto particolari. Sì, esatto, al Museo della Battaglia è presente un oggetto particolare, una valvola del meccanismo lanciasiluri di un sommergibile austro-ungarico, l'U-20, affondato a largo di Caorle. I sommergibili sono un'altra delle innovazioni, dei grandi sviluppi, direi, della Grande Guerra, in particolare grazie alla Germania. La Germania è stata un po' il pioniere sempre di questi sviluppi. E fin dal 1915 la Germania infatti inizia una guerra sottomarina indiscriminata, che verrà poi dichiarata ufficialmente solo nel 17, ma già dai primissimi mesi di guerra comincia ad affondare anche le navi civili che tentano di raggiungere la Francia, la Gran Bretagna. E in particolare è famoso l'episodio dell'affondamento del transatlantico Lusitania, che trasportava appunto civili, tra i quali 123 americani, e questo fu proprio l'episodio che diede il via alla discussione negli Stati Uniti riguardo alla guerra, se entrare, con quali modalità, eccetera. Sì, perché noi quando ci riferiamo alla Grande Guerra pensiamo sempre, appunto, agli scontri via terra, o forse, come abbiamo accennato poco fa, ai duelli aerei, ma ci fu anche una guerra per mare e alle volte sotto il mare, e alcune testimonianze si trovano anche proprio al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Grazie intanto a Marta Covre per averci parlato delle tecniche di combattimento della Prima Guerra Mondiale. Grazie a voi. E grazie a tutti voi anche da parte mia per averci seguito fin qui. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto.
Dopo il 1866 iniziò la diaspora della gente veneta verso i continenti d'oltreoceano. Ma chi e cosa cagionò la fuga dalla terra tanto amata? L'unitarismo italico si rivelò il paradiso del burocrate di Stato, a discapito della gente comune. Scrissero sull'Arena di Verona: il governo italiano, a confronto dell'Austria, ha 3 volte tanto di regolamenti, 3 volte tanto di personale di pubblica sicurezza, di carabinieri. C'è anche una dichiarazione di Rustov, Wilhelm Rustov, che era un prussiano, però aveva indossato la camicia rossa con Garibaldi. E quando gli hanno chiesto un commento su Custoza, dà una spiegazione che in qualche modo interessa anche l'Italia. La dichiarazione è precisamente questa: l'amministrazione non è il forte dell'esercito e non è il forte dell'Italia. Enorme, lui sottolinea, è il numero delle persone assunte, ma la quantità non si traduce in efficienza. Ora, questo 1866 chissà se vale anche oggi. In Italia, nota ancora Rustov, è gigantesca la quantità di persone che desiderano campare a spese dello Stato, ma senza restituirgli i servigi per cui percepiscono uno stipendio. L'amministrazione militare e sociale cade facilmente nella confusione e nel disordine. Cambiato qualcosa? Iniziò il calvario della gente veneta, segnato da un'esorbitante pressione fiscale, lunghissimi servizi militari obbligatori, fame, miseria, disperazione. Sotto il nuovo Stato italiano la tassazione divenne molto, ma molto più pesante nel Veneto da come era precedentemente. Altre semplici ragioni pratiche per avvalorare il tutto. Quando l'Italia divenne un paese unito, il governo fece fronte a consistenti spese per cercare di costruire nuove infrastrutture, come ad esempio le ferrovie per unire le diverse parti d'Italia. Inoltre, spese moltissimo per le armi e la flotta e spese enormi somme di denaro per reprimere coloro che ancora resistevano all'unità in questa parte d'Italia. La guerra del 1866 fu estremamente costosa, quindi quando il territorio veneto divenne parte del nuovo Stato italiano, divenne parte in realtà di uno Stato in bancarotta. Subito dopo l'annessione, ecco il manifestarsi di episodi di dissenso nei confronti del nuovo regime, che comporta una grave crisi sociale dovuto all'inizio subito di un fortissimo aumento della tassazione, dello spirito anticattolico che il nuovo governo mette subito in campo, tanto è vero che avviene questo fenomeno, duplice fenomeno. Da un lato la popolazione veronese diserta, non partecipa assolutamente alle più importanti feste, diciamo così, che il nuovo Stato introduce, come quella del 2 giugno, che è la festa dello Statuto Albertino. A Verona e nei paesi dove viene celebrata la festa viene completamente disertata dalla popolazione, e dall'altro lato per reazione invece si partecipa in massa alle processioni cattoliche che caratterizzavano la vita, diciamo così, cultuale dei cittadini. Ad esempio la più importante è quella del Corpus Domini.
La reazione da parte dei sabaudi è nel cercare di limitare il più possibile queste processioni, che ovviamente comprendono essere motivo di dissenso, addirittura sopprimendone alcune, sfruttando anche i pretesti più così inventivi come quello della diffusione del colera, per impedire la diffusione del colera, o addirittura sopprimendole d'ufficio, come una delle più importanti a Verona, che era la processione dedicata al copatrono San Pietro Martire. I fatti sono documentati da Federico Buzzini nella Battaglia del Corpus Domini. È il 20 giugno 1867, quando i borghesi di fede liberale, ex garibaldini e gruppi di massoni, tentano di bloccare la processione religiosa di Verona e poi l'assaltano, mentre prefetto, questore e carabinieri sono conniventi e restano inerti a guardare. Sono organizzate spedizioni punitive contro i fedeli, una carrozza a cavalli cerca di travolgere il corteo, l'ufficiante è scaraventato a terra, si spara sulla folla, lasciando sul terreno parecchi morti e feriti, mentre altri facinorosi rovesciano da alcune finestre acqua e pece bollente. Si scatena la guerriglia urbana, i fedeli, in gran parte contadini veneti e cattolici, malmenano gli aggressori con le aste processionali. Per tutto il 1867 la campagna veronese è contraddistinta da una serie di insorgenze nei confronti, diciamo così, della nuova elite filosabauda. Quasi tutti i paesi più importanti del centro, della bassa pianura, Terrazzo, San Giovanni Lupatotto, Cerea, sono contraddistinte da questi atturpamenti di contadini, i quali vogliono, spesso al grido di viva l'Austria, viva la religione, abbasso i luterani, vogliono in qualche modo recuperare, diciamo così, una situazione che ormai però purtroppo è perduta. Gli austriaci dimostrarono di possedere un forte senso di buon governo, di diritti individuali e cercarono di nutrire l'economia a beneficio della popolazione. L'idea di uno Stato veneto trattato alla stregua di una mucca da mungere per essere intensamente sfruttata è un'idea completamente sbagliata. Cioè è vero per Napoleone, ma non lo può essere per quanto concerne gli Asburgo. Non era il metodo utilizzato dagli austriaci. Non tenevano questo comportamento in nessuna parte del loro impero. Nel periodo post-unitario, il nostro contado compone varie filastrocche che denigravano l'Italia, l'occupante italiano e i Savoia. Cosa Marco comandava, se disnava e se senava. Coa cara libertà, sa disnà, no sa senà. Coa casa de Lorena, no se disna e no se sena. Viva a casa de Savoia, che ne fa patir na fame troia. Si diffuse l'endemico morbo della pellagra, un male che affliggeva la pianura padano-veneta con un'intensità mai vista. Questo flagello dei poveri pareva un contagio, ma era solo l'esito della denutrizione e della scarsità di igiene e cura personale, esiti del tracollo dell'economia agricola. Le insostenibili condizioni di vita introdotte dall'Italia unita inflissero il peggior castigo per i veneti. Lo Stato espropriava ogni bene di chi, privato di mezzi di sostentamento, non poteva soddisfare il fisco. La soluzione italiana fu la deportazione di massa. Agenzie a carattere speculativo spalleggiate dal governo svuotavano interi paesi, sindaco e parroco in testa, per mandarne gli abitanti a popolare i continenti lontani. Furono composti versi in Veneto pieni di dolore inconsolabile per le umiliazioni subite dal popolo e di odio per il nuovo Stato, avvertito come un padrone crudele, sordo, spietato. Dalla penna del veronese Berto Barbarani scorse la poesia più vivida. Come in un quadro struggente, egli pennella l'agonia della nostra gente, stritolata dal Regno d'Italia, costretta a perdere tutto. Ecco il suo componimento, I va in Merica. Fulminati da un fraco de tempesta, l'erba dei pre parna a metà passia. Brusa le vigne dalla malattia che non lascia i vilani mai depesta. Ipotecado
tutto quel che resta, col frumento che va nella carestia, ogni paese ga e a sua agonia, e le famiglie un pelagroso a testa. Crepà la vacca che la dadea il formaggio, morta la donna a partorir una fiola, protestale cambiale dal nodaro una festa seradi in osteria. Con gran pugno battù sopra la tola, porca Italia, i biastema, andemo via. E se conta infra tutti, in quanti sio, appena diese che può fare strapasso. Nel resto donne coi putini in brasso, il resto veci coi puteletti ad rio, ma a star qua no se magna, no, pardio. Bisognerà pur far sto gran passo. Se l'inverno e ne capita col giasso, porino altri e ne fa un desio. Drento l'ottobre carghi de fagotti, dopo aver dito mal de tutti i siori, dopo aver fusiato 3-4 gotti, coi a testa sbarlota, imbriagata, i sedadu struconi tra de ori, e tontonando i giappa sulla strada. Una pulizia etnica chiamata emigrazione. Una cosa da sottolineare è il fatto che ci siano ancora 7 milioni di persone che parlano veneto, cosiddetto dialetto, e molte volte erroneamente denominato Talian, in Brasile. Ciò indica quanto vasto sia stato il numero di persone che lasciano questa parte d'Italia per cercare una vita nuova e migliore nel nuovo mondo. E credo che sia un fenomeno che non possiamo tralasciare, perché queste persone non lasciarono il Veneto per ricercare una brillante prospettiva di vita, ma bensì costrette a prendere questa decisione a causa dell'incredibile povertà nella quale si trovavano. E questa povertà ci porta direttamente all'unificazione. Beh, gli storici ne avranno da discutere. Perché è lampante che prima dell'unificazione non ci fosse stato alcun fenomeno di immigrazione. E penso sia ragionevole trarre chiare conclusioni da questo semplice fatto. Alla nostra regione spettò un triste primato, quello della più alta percentuale di emigranti, tra tutti i territori che in quel torno di anni ebbero la sventura di vegetare, all'ombra del tricolore.
Siamo nel pieno del centenario della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, con quegli avvenimenti che un secolo fa coinvolsero proprio il nostro territorio, l'attuale provincia di Treviso, il Veneto, la disfatta di Caporetto, la battaglia di Arresto sul Piave, i combattimenti sul Monte Grappa, sul Montello e poi la controffensiva vittoriosa. I sacrifici dei soldati nelle trincee, ma anche le sofferenze della popolazione civile nell'Alta Marca occupata nel 1917 dagli austro-ungarici e nei paesi del resto della provincia diventati prima retrovia del fronte. Vogliamo raccontarvi questa pagina di storia, le sue conseguenze, attraverso il racconto di una delle prime e più importanti, più prestigiose strutture espositive dedicate a questi eventi, il Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Un racconto in 10 speciali che seguirà anche un progetto che il Polo Museale sta portando avanti con alcune giovani ricercatrici, alcune giovani volontarie nell'ambito del servizio civile nazionale. E ad illustrarci proprio questo progetto abbiamo con noi la direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, l'architetto Maria Cristina Scaletta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, direttrice, abbiamo detto un progetto che unisce il Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto ai giovani. Certo, è stato un po' un tentativo vittorioso, per fortuna. Siamo stati classificati 12esimi nella regione del Veneto per un progetto culturale legato al servizio civile nazionale. Il bando è partito nel 2015 con la collaborazione della cooperativa Insieme si può e ovviamente l'ufficio del Comune di Vittorio Veneto, con l'assessore Barbara Denardi come capofila di questo progetto, per costruire un progetto legato al polo culturale, al polo museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto, che comprende non solo il territorio ma soprattutto le due grandi sedi museali del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto e un meno noto ma straordinario edificio, Palazzo Minucci De Carlo, che è una fondazione museale dove ci sono contenute non solo opere d'arte ma anche i ricordi di un eroe della Grande Guerra, una medaglia d'oro al valor militare di cui sentiremo parlare. Questo progetto è stato inviato per la classificazione al Servizio Civile Nazionale, appunto si è classificato 12esimo nella regione del Veneto e noi avevamo previsto la possibilità di avere al nostro servizio per un anno 3 volontari del servizio civile che sono stati selezionati, e abbiamo avuto veramente la fortuna di trovare 3 persone di grandissima volontà e qualità che stanno lavorando all'interno del museo con diverse tematiche, perché una parte è quella legata alla promozione del museo e la sua valorizzazione del polo museale attraverso la partnership appunto sia con la Fondazione Minucci sia con Radio Veneto 1, che ci dà gli spazi e ci concede la possibilità di promuovere il progetto. Poi c'è dietro le quinte in qualche modo anche un lavoro molto interessante e importante di catalogazione del ricchissimo patrimonio documentale e fotografico e testimoniale che è custodito all'interno del Museo della Battaglia e anche all'interno di Palazzo Minucci. Quindi un'opera di valorizzazione e anche di conservazione dei tanti materiali di cui il Museo della Battaglia e l'intero polo museale dispongono. Certamente, perché se una parte è esposta e quindi visibile al pubblico durante gli orari di apertura sia del museo che di Palazzo Minucci, tantissimo è il dietro le quinte, cioè quello che è custodito invece nei depositi, e la volontà del museo, del polo museale,
fondamentale proprio quello di poterlo mettere a disposizione sia attraverso una riscoperta e una pubblicità attraverso questi canali, ma anche attraverso la loro scansione, digitalizzazione e pubblicazione sui siti istituzionali. Tra l'altro sono 3 ragazze, 3 giovani laureate, sono state selezionate per questo progetto e quindi poi anche una esperienza formativa per loro legata ai loro studi, al loro curriculum di studi. Esattamente, ovviamente nel bando avevamo messo delle caratteristiche formative che dovevano avere le persone selezionate, perché è un tipo di prodotto abbastanza specifico e particolare, e sono state selezionate queste 3 dottoresse, ciascuna in un ambito comunque legato sia al tema della conservazione dei beni culturali che della promozione turistica, quindi sono lauree specifiche di queste 3 dottoresse, sono la dottoressa Marta Covre, la dottoressa Martina Dorigo e la dottoressa Francesca Daros, che all'interno del museo, con un orario di 30 ore settimanali di frequentazione dell'ufficio del museo e di Palazzo Minucci, stanno lavorando sulle azioni che sono parte integrante appunto di questo progetto. Per loro è sicuramente un grande strumento formativo per un prossimo lavoro. E le conosceremo poi nel corso di questi nostri speciali, perché saranno proprio loro a raccontarci alcuni degli aspetti del polo museale, ma anche poi delle vicende che i musei vittoriesi presentano e illustrano al pubblico. Un'esperienza, direttrice Scaletta, che magari si potrebbe ripetere, proprio insomma sappiamo bene anche delle difficoltà delle amministrazioni locali e delle strutture che da loro dipendono, anche con il personale, quindi un progetto che si potrebbe rinnovare. Assolutamente, sarebbe auspicabile. Abbiamo provato anche con l'anno 2016 per il 2017 a costruire un progetto di questo tipo, sempre legato comunque al tema un po' più allargato sul territorio delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, perché è un anno che vedrà veramente questo territorio come aggregatore di tantissime richieste di visita e di conoscenza di questa tematica, e come diceva lei, il tema delle carenze di personale, ma anche di possibilità di assumere nuovo personale, fanno sì che questi siano progetti interessantissimi. Tra l'altro noi utilizziamo anche il tema dell'alternanza scuola-lavoro, fatta invece in questo caso con le scuole superiori o con le università, per avere a disposizione personale giovane, che è fondamentale per questo tipo di attività, di questo tipo di lavoro, sia appunto a progetto la ricchezza di questi giovani che possono apportare è sempre per noi una grandissima risorsa. Certamente anche nuove idee, nuovi punti di vista e di visuale, anche in un tema insomma storico come quello della Grande Guerra. Peraltro il Museo della Battaglia e il Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto hanno svariate iniziative proprio legate al centenario. Insomma, questo non è l'unico progetto naturalmente che avete in cantiere. No, abbiamo fin da subito, dalla riapertura del museo, sentirete appunto che ha subito un importante intervento di restauro. Dalla riapertura ha proprio dato un programma non solo e non tanto importante di visita al museo stesso, dove abbiamo veramente una grandissima risposta delle scuole in particolare, ma anche parallelamente, visto che è stato restaurato e recuperato anche una grande aula affrescata all'interno del museo per convegni e conferenze legate al tema della Grande Guerra, abbiamo un ciclo di eventi che abbiamo calcolato l'anno scorso in una 50, quindi quasi uno alla settimana di media, di promozione del tema, della tematica, attraverso spettacoli, conferenze, presentazioni di libri, qualsiasi cosa che potesse declinare il tema della Grande Guerra.
E allora andiamo a conoscere un po' meglio, un po' più di dentro, il polo museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto e le sue ricchezze. Grazie intanto alla direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, l'architetto Maria Cristina Scaletta. Grazie. Cari ascoltatori, e dagli studi di Radio Veneto 1 abbiamo un ospite di grande valore, Andrea Vettoretti, chitarrista, compositore, e nel panorama, tra l'altro, non solo italiano ma europeo, anche nel mondo, ormai è un personaggio consolidato. Quindi un vero onore, caro Andrea Vettoretti, averti qui negli studi di Radio Veneto 1. So che ci porti delle notizie interessanti, non solo dall'Italia, ma soprattutto perché torni da una tournée fantastica, addirittura a Londra, in tutta Europa, no? Sì, abbiamo svolto questo tour, Wonderland Tour, in Europa. Abbiamo fatto alcune tappe sia in Spagna, in Francia, in Inghilterra, come dicevi, a Londra. È stato bellissimo suonare al King's Place, quindi un auditorium molto importante a livello europeo, e poi siamo rientrati in Italia. Abbiamo suonato a Modena, a Torino, in alcune città italiane, per poi ritornare a Treviso, dove faremo questo primo concerto dell'anno proprio venerdì prossimo alle 20:30 all'Auditorium di Silea. Beh, quindi insomma il pubblico trevigiano ti aspetta poi tra l'altro le tue performance, insomma, e con dei grandi successi internazionali, quindi sicuramente sarà numeroso. E ci puoi un attimo spiegare questo concerto esattamente, poi che hai molti anche collaboratori, tra l'altro ti presenti naturalmente come chitarrista ormai di fama internazionale, ma anche come compositore, e tra l'altro mi sembra che questo è un tuo soggetto anche in qualche modo, no? Sì, parte tutto da quello che chiamiamo concept album, ovvero un'idea che parte da un libro, in questo caso, che è un libro di Lewis Carroll, che è un libro che magari l'autore non ce lo ricordiamo tutti, ma il libro sì, che è quello di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ed è un libro che tutti più o meno nell'infanzia abbiamo letto, ce lo siamo fatti leggere dai genitori, o abbiamo visto anche nelle rappresentazioni cinematografiche, come ad esempio quella più celebre di Tim Burton, Alice in Wonderland, o quella di Disney che appunto negli anni fu fatta negli anni 70, se non sbaglio. Certo, e da lì parte la storia musicale, cioè un riprendere attraverso la musica l'identità di tutti i personaggi, dal cappellaio matto fino ad arrivare alla regina rossa, la regina bianca, e attraverso un'identità diversa di Alice, cioè un'Alice adulta, un'Alice più underground, un'Alice che è chiusa nel mondo delle meraviglie da troppo tempo, e questo ha causato in qualche maniera una sua pazzia. Quindi è un'Alice diversa da quella che abbiamo nell'immaginario collettivo, e che chiacchiera con il gatto invisibile, ma anche con altri personaggi che magari invisibili non erano nella storia, ma che lo diventano nella testa di Alice, che in qualche maniera si interroga sull'universo e sulla sua identità di personaggio reale o irreale, quindi resta anche questo punto interrogativo. Beh, interessante poi la fantasia che fa galoppare ovviamente nei mondi più fantastici, e Andrea Vettoretti ci riesci in pieno perché sei un grande artista, quindi fai provare queste
emozioni così forti. No, poi tra l'altro qui devo dire che hai, ecco, questa tua produzione che è molto interessante, e vorrei anche far vedere non solo agli ascoltatori che ci ascoltano in via radiofonica, ma anche, pensiamo, anche in presenza visiva con il canale video, e che è appunto il tuo tra l'altro un LP, quindi ritorniamo un po' ai vecchi tempi, Wonderland, non so, possiamo inquadrarlo, e anche il CD che hai prodotto. Certamente. E queste sono le musiche che in questo concerto che avverrà appunto venerdì. Sì, da qui parte tutto. L'idea del vinile naturalmente, come sappiamo adesso, c'è stato un grande ritorno al vinile, un po' per riprendersi anche il tempo dell'ascolto. Si unisce ovviamente a tutti i canali digitali che conosciamo molto bene, che possiamo trovare facilmente, ma anche per chi appunto vuole riprendersi, come dicevo, il tempo per ascoltare il disco, avere anche un oggetto a casa, un'identità diversa, un modo diverso di ascoltare la musica, che credo sia parallelo al digitale, non è che l'uno toglie l'altro. Io ascolto veramente con grande piacere il vinile, ma anche il digitale quotidianamente. E in questo concerto ci sono anche dei tuoi artisti? Ci sono degli artisti che io amo molto e con cui abbiamo fatto un percorso artistico importante. C'è Riviera Lazzari, è la mia violoncellista, che ha suonato molto a lungo anche con Ludovico Einaudi, quindi ha una grande esperienza internazionale. C'è Fabio Battistelli, un clarinettista che è docente al Conservatorio di Firenze. Abbiamo Max Trabucco alle percussioni, che arriva dal jazz e quindi ha dato anche un tocco diverso ad una tipologia di musica che poi alla fine io ho in qualche maniera incluso in un genere che ho chiamato New Classical World, e questo genere è il frutto di un'idea, se vuoi, che io ritengo abbastanza nuova, che include un nuovo modo di vedere la musica classica con un'identità world, ma quella nella quale nasce il world, cioè parte un po' da un'identità anticonformista, cioè l'idea di non essere incluso in nessun genere, ma attingere da tutti i generi in qualche maniera. Quindi è un'inclusione, non un'esclusione in questo senso, e nella mia musica cerco di farlo. Fantastico, lei che Andrea Vettoretti proprio è un vulcano lì fuori, proprio lava vulcanica infinita, e energia veramente pura, anche perché sai, insomma, hai idee così proprio a profusione, che tra l'altro tu porti il mondo della chitarra classica appunto del futuro, lo proietti nel futuro. Tra l'altro mi dicevi che la tua chitarra hai anche inventato qualcosa di, cioè una novità, insomma. Sì, se vuoi spiegare un attimo. Sì, anche lì si parte sempre da un'idea tradizionale, dove cerchiamo di metterci dell'innovazione, e questa è una cosa che mi piace molto. Abbiamo infatti i limiti anche acustici, no, della chitarra. Assolutamente. E per ovviare a questa problematica, per poter suonare con strumenti, insomma, di una certa intensità acustica, e poterci esibire anche in situazioni esterne, quindi all'aperto piuttosto che in teatri molto grandi, abbiamo trovato con la tecnologia che fortunatamente a cui possiamo accedere oggi, un'amplificazione da inserire all'interno di uno strumento assolutamente tradizionale, che è uno strumento di liuteria che mi ha costruito il maestro Enzo Guido, che è qui nel Veneto, a Venezia, e attraverso un'amplificazione leggerissima, pesa qualche grammo, con una nuova tecnologia, un microfono americano di nuova concezione, abbiamo amplificato sostanzialmente uno strumento classico, mantenendo una qualità dello strumento, e quindi la sonorità che distingue, come sai, nel mondo della classica un artista. Quindi il problema era anche questo, no? Non solo avere uno strumento che si potesse amplificare, questo è semplice, ma avere uno strumento che amplificasse anche l'identità dell'artista. Andrea Vettoretti è veramente interessante, quindi potremo vedere, perché no, Andrea Vettoretti all'Arena di Verona.
Ma assolutamente no? si può impensabile si può per una fare. chitarra, perché sappiamo i limiti che ha questo strumento, no? Assolutamente. Questo è veramente una cosa interessante. Ecco, quindi dagli studi di Radio Veneto 1 una novità di Andrea Vettoretti, veramente uno scoop interessantissimo. Bene, per concludere, allora, tra l'altro, no, prima di chiudere, anzi, importantissimo, tu sei attivo anche nel campo anche della solidarietà, quindi usi anche in maniera positiva l'arte, la musica. Cerco di farlo questa notizia per quanto interessante possibile. che è uscita anche alla Repubblica, mi sembra. Sì, è uscito un po' ovunque la notizia di una campagna di cui io sono testimonial, di un'associazione, di un onlus anzi, che si chiama Dokita, che opera in 12 paesi nel mondo, e questa campagna si chiama Tutti Uguali ed si caratterizza per l'aiuto ai bambini disabili, e quindi è veramente una situazione che io sto portando avanti da alcuni anni, in questo caso sulla disabilità dei bambini, ma anche sull'educazione musicale, che ovviamente mi sta molto a cuore. Quindi abbiamo 2 progetti. Il primo si chiama Music Care, che è basato appunto sul far studiare i bambini che non potrebbero farlo altrimenti, e quindi diciamo anche fargli vivere un sogno che noi magari facciamo quotidianamente, fare ai nostri figli, ai nostri bambini, ma che in altri paesi non è possibile, e quello ovviamente più delicato, importantissimo, della disabilità dei bambini e l'aiuto per questi bimbi, che è fondamentale. Si può fare un piccolissimo gesto, un SMS. Diamo di fatti il numero. Diamo il numero, chi fa il numero 45582 è un numero che possiamo fare con un qualsiasi telefono, e ci saranno appunto addebitati un paio di euro che andranno a beneficio di questa onlus, che è serissima e su cui metto la faccia, perché sono andato a visitare dove appunto operano questi favolosi addetti di Dokita. Bene, complimenti. Bellissimo. Andrea Vettoretti, è un onore averti qui, e ci hai portato veramente delle notizie di grande rilievo e importante. Ti aspettiamo ancora presto per ulteriori, perché penso Molto che tu volentieri. non ti fermi, seriamente non ti fermi, quindi porti il messaggio anche della musica. C'è un artista nostrano, trevigiano, che sta portando e fa onore in tutto il mondo, e quindi vediamo ancora un attimo l'annuncio del concerto. Certamente, ci vediamo venerdì 18 gennaio alle ore 20:30 all'Auditorium di Silea. Noi saremo lì con Wonderland e vi aspettiamo. E concludo anche dicendo, ecco, che stiamo anche in sottofondo ascoltando la musica di Andrea Vettoretti, che sono tue composizioni. Vedo qui sono 12 brani che hai scritto 12 tu. brani Originali, quindi ecco, le ascoltete qualche pezzo. Naturalmente, se poi andate al concerto venerdì, ecco, sentirete dal vivo la produzione di Andrea Vettoretti. Bene, grazie ancora Andrea di essere stato qui negli studi di Radio Veneto 1. Grazie a voi. È un onore, e ci sentiamo presto con altre Grazie. notizie importanti. Assolutamente. Grazie ancora a tutti. Vi ringrazio per essere qua alla serata organizzata e voluta da ISO Veneto e dal Comitato 1866. Questa sarà una serata prettamente culturale e storica. Vogliamo cercare di fare un po' di chiarezza su una pagina di storia molto importante, determinante per noi veneti, che è appunto l'annessione del Veneto all'Italia, avvenuta nel 1866 grazie a un referendum. Le popolazioni al tempo erano state chiamate a votare se volevano o meno essere annessi all'Italia. Questa è una cosa che è avvenuta in modo alquanto strano, e questa sera appunto cercheremo di fare un po' di luce, fare un po' di chiarezza. Ilaria la chiama Operazione Verità. Appunto, noi cerchiamo di fare verità, di dirvi quello che è realmente successo in quell'anno. Quindi questa sera abbiamo 4 relatori importantissimi per questo tema. Il primo a parlare sarà Ettore Beggiato,
Ettore ha fatto notevoli ricerche storiche, ha scritto molti libri sul tema e è uno dei principali conoscenti della materia su quello che è successo in quel tempo. Quindi lascio la parola a lui, vi ringrazio ancora, vi auguro una buona serata e spero vi piacerà. Sì, buonasera a tutti e un grazie veramente di cuore agli amici di Raíces Venete e in particolare all'amico Mattia per l'organizzazione di questa serata. Mi torno sempre volentieri a Rovigo, mi arrivo dalla provincia di Vicenza, forse si capisce. E questa è una sede assolutamente prestigiosa. Permettimi, proprio perché mi credo di aver parlato in questa sede forse la prima volta negli anni 80, anzi sicuramente negli anni 80, e assieme a me che c'era un grandissimo personaggio, che c'era il professor Flaminio De Poli, che penso tanti di voi altri conosceva e stimava, una figura veramente straordinaria, e quindi ecco, mi vorrei iniziare questa serata ricordando questa figura del professore Flaminio De Poli, perché le sta veramente un precursore per certi aspetti. I suoi libri, ricordo i suoi volumenti Il Veneto, i Veneti e Via da Roma, nei quali noi altri giovani appassionati di storia e di cultura veneta sta il nostro prezioso riferimento, quindi un grazie veramente al professore Flaminio De Poli. Il tema di stasera è sicuramente molto interessante, vedevo di affrontarlo partendo un po' dal contesto storico col quale si arriva al plebiscito del 21-22 ottobre 1866. Siamo naturalmente nel 1866, terza guerra di indipendenza, viene scatenata dai Savoia, alleati della Prussia in funzione anti-austriaca, anti-asburgica. Con la seconda guerra di indipendenza in pratica c'era stata annessa al regno di Sardegna tutta la Lombardia ad eccezione di Mantova, e quindi i Savoia e Cavour, che nel frattempo Vittorio Emanuele c'era diventato Vittorio Emanuele II re d'Italia, perché nel 1861 nasce il 17 marzo il Regno d'Italia. E già su questo permettimi una piccola sottolineatura, perché sicuramente qualcuno dice ma come stanno, se dovrei ricordare i 150 anni dell'annessione del Veneto d'Italia, ma l'Italia non c'era stata fatta nel 1861. Certo che sì, però non c'era stata fatta coinvolgendo i Veneti, quindi l'unità d'Italia è stata fatta non nel nostro nome. E quando in occasione del 150° anniversario è stato fatto tutte quelle manifestazioni sui quali sarebbe interessante sapere quanti soldi che sono stati spesi nel 2011, fondamentalmente c'è un falso storico, o meglio, è assolutamente un falso storico, perché nel 1861 nasce il Regno d'Italia, però i Veneti non c'è, e non c'è neanche tanta altra brava gente, non c'è i Trentini, non c'è i Tirolesi. Mancava perfino Roma, pensiamo un po'. Nel 1861 Roma non fa parte del Regno d'Italia. Però ha cercato disperatamente di farmi credere che nel 2011 ci sono stati 150 anni dell'unità. Non nel nostro nome. Il Veneto entra nel 1866. Dicevo allora, Savoia e Prussia fa questa alleanza in funzione anti-austriaca, se arriva alla guerra, e l'Austria si è costretta a mantenere due fronti, quello nord con la Prussia e quello sud con l'Italia, e quindi si arriva alla prima battaglia costosa il 24 giugno 1886.
l'esercito affronta questa battaglia molto baldanzoso e sicuro di sé, perché c'era una schiacciante superiorità sia come mezzi che come uomini. Fatto sta la classica rivalità, un po' di incapacità e tutto il resto, fatto sta che però l'Italia subisce una prima sconfitta. A Custozza, nonostante il pronostico a favore, l'Italia viene pesantemente sconfitta dall'esercito asburgico. Nel frattempo però, il 3 luglio 1866, che è la battaglia che è decisiva per le sorti complessive della guerra. Cioè a Sadowa se affronta l'esercito prussiano e l'esercito austriaco. L'esercito prussiano sbaraglia letteralmente l'esercito austriaco e quindi l'Austria, con i prussiani quasi che sta per arrivare quasi a Vienna, chiede l'armistizio. Savoia si rifiuta di sentarsi attorno a una cosa subito dopo la sconfitta di Custozza, perché dice non avevo carte sufficienti da giocare, e allora tenta disperatamente la rivincita per mare, anche qua convintissimi che sia poco più che una passeggiata, sia perché l'Austria non aveva mai avuto grandi tradizioni a livello navale, sia perché il giovane Regno d'Italia che aveva investito moltissimo sulla marina. La marina che era la fusione delle preesistenti marine, quindi marina sarda e marina siciliana soprattutto. Noi fa i conti, quando si sta preparando con un personaggio che si chiama Persano a capo della marina tricolore, che è quasi è vero che l'Austria non ha grandi tradizioni marinaresche, ma però dopo il 1797 e dopo la caduta di Napoleone, in pratica quello che restava della marina della Veneta Serenissima Repubblica già era passato sotto l'Austria. Prova ne sia che fino al 1848 la denominazione ufficiale della marina austriaca è Imperial Regia Veneta Marina, che addirittura gli austriaci riconosce questo concetto, perché il Veneto già era la lingua ufficiale a bordo, perché veneti, istriani e dalmati già era la stragrande maggioranza dei marinai, e perché l'aria, il sentimento che si respirava già era della Serenissima. L'Austria addirittura in alcune battaglie usa anche la bandiera con il leone di San Marco. Quindi si arriva al 20 luglio a Lissa e praticamente gli italiani sono ancora una volta convinti di fare una passeggiata, e invece viene clamorosamente sconfitti dalla marina, quella marina che tanti storici ancora adesso chiama Austro-Veneta. La tradizione dice che alla fine della battaglia i marinai buttano per aria il cappello, dice viva San Marco, e il telegramma del Tegethoff che manda a Vienna è emblematico di questa battaglia, perché dice uomini di ferro su navi di legno hanno sconfitto uomini di legno su navi di ferro, perché questa è la fotografia della battaglia. Gli uomini di ferro naturalmente erano veneti, istriani e dalmati, e anche i vostri fradei, perché sul mio libro che ho stampato su Lissa, l'ultima vittoria della Serenissima, nella quale ripropongo, perché sui miei libri scrivo relativamente poco, però ripropongo testi inattaccabili, cioè puoi contestarmi l'impostazione di questo libro. Difatti qualche prestigioso giornalista italiano come Gian Antonio Stella mi ha bacchettato abbastanza pesantemente, però sicuramente non puoi contestarmi l'elenco delle medaglie d'oro e d'argento di quella battaglia. Allora sull'elenco delle medaglie d'argento, per esempio, senza andare tanto distante, mi trovo, medaglia d'argento di prima classe, mi trovo un certo Paolo Pregnolato di Loreo, che tutti voi altri sapete cosa immagino, Gaetano Ravagnan di Donada, Pregnolato Domenico di Contarina, e tanti altri, e diversi altri, oltre naturalmente alla stragrande maggioranza
che c'era Ciosotti, da Pietrina, eccetera, eccetera. Però che c'era diversi che prende la medaglia d'argento fra dei vostri, Fiori dei Polesi. Ecco, sarebbe interessante ricordare ai democratici, che ricorda tanto i protagonisti di tutte le guerre combattute sotto i Savoia, che non esiste Veneti di Serie A e Veneti di Serie B. Non esiste i Veneti di Serie A che va a ricordare solo perché combatteva con i Savoia, e i Veneti di Serie B che va letteralmente a sventegare in una maniera indecente solo perché combatteva con l'imperatore d'Austria. Perché questi che prende le medaglie vuol dire che ha onorato il suo ruolo, e ora questa gente qua va a ricordare come tutti gli altri, questi veneti che, ripeto, hanno onorato la sua divisa. Comunque torniamo alla terza guerra d'indipendenza. Dopo la battaglia di Lissa, che è un po' la scaramuccia di Bezzecca, che anche qua la propaganda italiana dipinge come una grande vittoria, invece fondamentalmente è una scaramuccia che se puoi considerarla un pareggio fra gli italiani e gli austriaci. E comunque l'Austria continua a chiedere, e anche la Francia, che faceva da garante, continua a chiedere la pace, e quindi si arriva alla pace il 3 ottobre 1866. E questo è un altro passaggio, o forse il passaggio più importante e assolutamente centrale della questione. Vediamo un altro fatterello, perché al momento delle trattative, ai quali partecipa anche la Francia, l'imperatore dei francesi, Napoleone III, si è piuttosto risentito nei confronti di Savoia, perché nonostante sia stata pestà sia a Gustosa che a Lissa, questi pretende di alzare la voce. E allora Napoleone III, rivolto ai cancellieri e ai diplomatici dell'epoca, dice: un'altra sconfitta e questi mi chiederanno Parigi, perché questo già era il prestigio che aveva l'Italia nelle cancellerie dell'epoca, non che adesso sia tanto diverso, però è emblematico di questo. Comunque si arriva al trattato di pace fra Italia e Austria, 3 ottobre 1866. L'Austria ammette di aver perso la guerra, perché l'ha perso, ripeto, perché sta letteralmente distrutto l'esercito a Sadowa, però si rifiuta, giustamente per conto mio, di passare direttamente il Veneto ai Savoia, perché dice, in fin dei conti, abbiamo fatto due battaglie, li avevo perso tutte e due, cosa vuoi io? E allora, come che prima che aveva fatto nel 59 con la Lombardia, tra l'altro, e allora passa il Veneto alla Francia, affinché la Francia funzioni da garante internazionale. E nel trattato di pace del 3 ottobre 1866 c'è scritto proprio questo passaggio centrale: sotto consenso delle popolazioni debitamente consultate, tra virgolette. Questo è quello che cita il trattato di pace. Quindi il Veneto seria passato ai Savoia e al Regno d'Italia solo dopo e solo attraverso il consenso delle popolazioni debitamente consultate. La Francia diventa garante internazionale, la Francia deve fare il ruolo che ai giorni nostri fa l'ONU, i caschi blu. Sapete che quando dei territori contesi arriva i caschi blu, si arriva nel Kosovo, si arriva nel Montenegro, si arriva a Timor-Est, si arriva nel sud del Sudan, in modo che quando ripeto, territori contesi, giustamente per garantire la correttezza del voto, la partecipazione, che non vi sia errori e tutto il resto, che vuoi un agente terzo, e questo, un garante, questo doveva essere la Francia. Infatti che se documenti e lettere del generale Lefebvre, plenipotenziario di Napoleone III, che da buon militare prende subito possesso di questo, però dopo una settimana e dopo 15 giorni, siamo il 3 ottobre, e che scrive sconsolato all'imperatore, a Napoleone III, dice: guarda che qua
lui mi lascia fare il mio mestiere, quando pretende che il governo italiano addirittura deve passare il plebiscito, eccetera, eccetera. Napoleone III vi dice, attento, più o meno, cerchiamo di farsi manco mai possibile e che avevamo via, perché la Francia non aveva più interessi su questo punto, su questa parte dello scacchiere europeo. Lui che aveva già portato a casa sia Nizza che la Savoia e quindi non interessava più niente. Così si arriva, secondo quanto previsto dal plebiscito, dal trattato di pace del 3 ottobre 1866, si arriva alla convocazione del plebiscito. Questo è un manifesto, questa è una copia che mi ho trovato l'originale, che mi ho 2 o 3 dei diversi soggetti, con il quale vi dico che vengo effettivamente convocato il plebiscito. Il plebiscito è fissato per i giorni 21 e 22 del corrente mese. Beh, vedi però una cosa, che praticamente se dice solo guarda Moretti che vinta a votare sì e basta, però qua non si è messo che c'è la possibilità di votare sì, di votare no, di attenerli, no? Siccome che le prossime elezioni dicesse va, viene convocato i comizi e guarda che vinta a votare tutti i parenti, no? Che si è votato distante, però eccolo qua, sì e basta in pratica. Questo è il manifesto ufficiale di convocazione. Ma non solo, cosa succede? Che il convegno viene sì convocato il 21 e il 22 ottobre, però su pressione soprattutto del governo italiano e del primo ministro Bettino Ricasoli, e in pratica il 19 ottobre, quindi 2 giorni prima del voto, in una camera dell'Hotel d'Europa lungo il Canal Grande, il Veneto passa, si trova generale Lebeuf, plenipotenziario della Francia, che in quel momento doveva tutelare il Veneto, si trova 3 notabili nominati dai Savoia, quindi immaginate che figure assolutamente terze che c'erano anche queste, e il Veneto passa in una camera d'albergo praticamente all'Italia e Savoia. Immagino che qualcuno potrà anche dire ma questo hai prove per dichiarare tutto questo? Beh, le prove le sé anche molto facili, sono riuscito a reperirle dopo anni di ricerche. Per esempio, questo è il dispaccio telegrafico col quale il commissario del re per la provincia di Udine ha ricevuto il seguente dispaccio telegrafico. Venezia, 19 ottobre 1866, ore 10:20 antimeridiano. Cessione della Venezia compiuta, la bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco. Il generale Count di Ravel, plenipotenziario di Savoia. Udine AD 19 ottobre 1866. Questo si trova all'archivio del comune di Pordenone. Questa è una riproduzione. Ma ancora peggio, no, ancora meglio direi, dopo che aveva trovato questo, del tutto casualmente, perché lo avevo trovato su un libro di storia locale che si chiama Storia di San Michele al Tagliamento, un giorno mentre ero su internet mi sono imbattuto addirittura sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, datato venerdì 19 ottobre 1866, dal numero 288, nel quale viene riportato pari con le stesse parole questo dispaccio telegrafico. Quindi cessione della Venezia compiuta, la bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco. Se non vi fidate di me, voi altri quando questa sera andate a casa, accendi il vostro computer, adesso Google, e batti Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 19 ottobre 1866 e vi viene fuori questa Gazzetta Ufficiale, e a pagina 3 che è il passaggio col quale tutti i trionfanti, eccolo qua, questa è la riproduzione che ho, in modo da essere, come al solito, cerco di essere sempre molto preciso. Questa è la Gazzetta Ufficiale, le 4 pagine
della Gazzetta Ufficiale. Al Presidente dei Consigli dei Ministri è pervenuto oggi alle 10:03 antimeridiane il seguente dispaccio da Venezia, eccetera, eccetera. Il Presidente risponde, il governo del Re, adesso è scritto anche piccolo, comunque ringrazia e soprattutto ricorda il fatto che Venezia ritorna all'Italia. Quando che fu sta a Venezia l'Italia prima del 1866 c'è comunque un mistero per tutti noi altri. E quindi questo è il momento centrale. I Veneti va a votare il 21 e 22 ottobre quando che tutto già sta deciso. Questa è la truffa, perché il Veneto già passato 2 giorni prima, il venerdì 19, nelle mani dei Savoia. E queste sono le documentazioni ufficiali del passaggio. Se potrei far note per raccontarvi come che sta gestito il voto, perché schede di colore diverse, perché c'era 2 urne, una per il sì e una per il no, e uno doveva dichiarare le proprie generalità al momento del voto, e quindi c'era chiarissimo chi votava per il sì e chi votava per il no, e quindi il risultato del voto c'è il 99,99% del sì e lo 0,1% voti contrari, che anche questo è un altro dato importante, nel senso che oltre all'aspetto storico-culturale che c'è anche un altro tipo di rilievo da fare, che basta, se voi altri che chiedi anche a un Boccia che ha fatto solo qualche esame di statistica a Padova, vi conferma che su una votazione dove c'è circa 700.000 votanti è matematicamente impossibile che sia lo 0,01 che vota contro. Cioè se domani ne porta a votare, siamo contenti che vediamo 1.000 euro in più al mese, non viene raggiunto il 99,99%, perché che se Bastiano al contrario, che se quello che la col mondo, che se la qualità che va a votare se sbaglia, comunque è statisticamente provato che, ripeto, il 99,99% non esiste. Invece gli italiani con il plebiscito truccato, fasullo, e si riuscì a arrivare anche a questo. È interessante, per ritornare, vediamo se lo trovo, nella vostra città, in modo che sia sempre anche un aggancio, che nel 1903, perché naturalmente finito il plebiscito, spariò tutte le testimonianze di questo voto. Evidentemente c'era la percezione che qualcosa di sporco già era stato fatto, e guardate che non è stato fatto solo nel Veneto, il Veneto è stato l'ultimo, e quindi tutta la macchina perversa di Savoia già era stata oliata e già era perfetta nel 66, ma già nel 1860 in Toscana mi ho trovato proprio studiando in queste ultime settimane che il giornale La Nazione, che è ancora oggi il giornale più venduto a Firenze in Toscana, distribuiva con il giornale le schede per il sì. Quindi immaginate quale parvenza il grande Tommaso di Lampedusa nel suo Gattopardo, che Tommaso di Lampedusa non è un pericoloso indipendentista veneto, vuol dire, no? Ma nel Gattopardo descrive le situazioni tragicomiche che si va a verificare nel plebiscito in Sicilia. E a donna fugata Ciccio Tumeo, mai me lo ricordo a memoria, a donna fugata Ciccio Tumeo disse: io eccellenza avevo votato no, e dopo dice: quei porci municipio mi trasformano il mio voto e dicono quello che vogliono loro. Questo è Sicilia e Toscana, dappertutto, insomma. Questa c'era la prassi dei Savoia. Però ecco, è interessante citare questo passaggio, perché riguarda lo storico Luigi Sutto della vostra città.
che nel 1903, quindi si passa neanche 40 anni dal plebiscito, lei incarica di costruire, di mettere in piedi il Museo del Risorgimento Carlo Alberto e però scrive testualmente: nelle mie ricerche e investigazioni ho potuto solamente conoscere i voti dei singoli comuni del Friuli. Nessun giornale del Veneto fece altrettanto, nemmeno la Gazzetta di Venezia, che neppure pubblicò i voti appartenenti alla provincia di Venezia. Ho voluto scrivere tutto ciò perché sarebbe interessante conoscere i voti del plebiscito dati nel 1867 a ciascun comune veneto, però da biasimare la nostra ignoranza e la nostra democrazia. È deplorevole che i comuni non conoscono i voti che essi hanno dato per il ritorno all'Italia. Ripeto, questo è uno storico del 1903. La riprova è che c'è stato fatto volutamente sparire tutto, quindi è molto difficile trovare la documentazione solo adesso con tante ricerche, ma una documentazione in qualche modo alternativa, perché la storiografia ufficiale non che ne parla. Se noi altri facciamo un sondaggio nelle nostre scuole, quando che il Veneto si passa all'Italia e come che si passa all'Italia, mi sono convinto che A, vi dice che il Veneto è sempre stato italiano, quindi B, che deve passare nel 1861 naturalmente, e quei pochi che magari sa che deve passare nel 66, fa fatica a ricordare e avere le idee chiare su come che il Veneto si passa. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e viva San Marco. Uno degli scopi di Raíces Venete è proprio quello di fare luce sulla pagina di storia veneta, che troppo spesso nei libri di storia correnti non sono citati, non sono raccontati, non sono minimamente presi in considerazione. Eppure noi abbiamo quest'obbligo morale, quest'obbligo nei confronti dei veneti di far conoscere la loro storia, una storia gloriosa, una storia fatta di cose importantissime. Questa è una pagina che ci riguarda purtroppo nel suo finire della sua epoca gloriosa. Abbiamo visto i tocchi di democrazia di cui l'Italia è stata capace allora e più o meno abbiamo anche ben capito che non è che sia cambiata poi così tanto la faccenda. Ora andiamo appunto a trattare il tema delle conseguenze di questa unità d'Italia avvenuta in questo modo per i Veneti, vista dai Veneti, raccontata da Lorenzo Fogliata, avvocato del Foro di Venezia, estremo conoscitore della storia veneta. È un piacere presentarvelo. Disse Tegethoff ai suoi marinai: Messe Sieg von Lissa werden. Dobbiamo vincere la battaglia di Lissa. Lissa deve essere una vittoria. E questo, guardate, nonostante che, questo va sottolineato, le due flotte avessero una disparità spaventosa. Voglio ricordare alcuni dati. La flotta italiana Lissa aveva 28 navi, delle quali 12 corazzate modernissime perché erano state acquistate dagli inglesi. Erano davvero l'ultimo ritrovato bellico, tant'è che montavano un cospicuo parco di artiglieria, cannoni modernissimi a canna rigata, mentre la flotta austriaca, che era costituita circa da 18 unità navali, non aveva le corazzate, anche se alcune navi di legno portavano una lieve corazza d'acciaio, ma non erano nate così e quindi non avevano la caratteristica di essere la corazzata in senso proprio, e avevano cannoni a canna liscia. Pensate che la flotta italiana era superiore almeno del 50% a quella austriaca, come tonnellaggio e come equipaggi. Le artiglierie italiane potevano sparare da 1000 metri di distanza.
più di 1 chilometro, colpendo il bersaglio con proiettili pesanti 1,5 quintali. I proiettili austriaci non pesavano più di 13 kg. I marinai sulle 2 flotte erano circa 16.000 uomini sulla flotta italiana e 7.492 sulla flotta austriaca. Tegetov sapeva tutto questo, era ben al corrente di questa situazione, tant'è che concepisce una strategia di battaglia fondata su 2 elementi, quelli tipici della organizzazione austriaca, quindi l'organizzazione e l'ordine della flotta, mette la sua flotta in linea e in modo molto ordinato, ma soprattutto il valore e la perizia nautica degli equipaggi, perché per condurre una flotta come la condusse Tegetov ovviamente è necessario avere piloti e marinai d'eccellenza. Nella flotta italiana c'è questo Persano, il quale, pensate un po', addirittura ha la brillante idea, proprio per salvare la propria persona, non per altre ragioni, di lasciare la Re d'Italia, che era l'ammiraglia della flotta, la abbandona in vista della flotta austriaca dopo aver deriso la flotta austriaca, perché si dice che abbia detto ai suoi secondi: ecco che arrivano i pescatori, ridendo, sapendo che aveva una grande superiorità tecnologica. Dopo aver deriso il nemico, lascia la Re d'Italia e, in mezzo allo smarrimento dei suoi ufficiali che non capiscono che cosa stia facendo, si cala sulla scialuppa e si mette al sicuro nelle retrovie della flotta all'interno di un incrociatore che era il più moderno in assoluto, chiamato la Fondatore, l'ultimo ritrovato della tecnologia bellica navale. Però questo non viene segnalato adeguatamente, viene calato il pavese, gagliardetto, non so come chiamarlo tecnicamente, dell'ammiraglio, ma non viene sostituito da alcun altro segnale. Nella Fondatore, perché qua c'è l'aspetto comico della faccenda, nella Fondatore non c'è il segnale dell'ammiraglio, per cui non posso missarlo, c'è al massimo il segnale di viceammiraglio, peccato che viceammiraglio però sia un'altra persona. E quindi i comandanti della flotta italiana, alcuni anche di valore, guardano senza capire che cosa stia accadendo. Non guardano chiaramente la Fondatore per ricevere ordini, e se anche guardano la Fondatore lo guardano senza sapere cosa fare. La Re d'Italia, che era il fiore all'occhiello della flotta italiana, costata moltissimo, con i primi processi di corruzione e di peculato naturalmente sulla flotta, perché vi sono ufficiali e sottufficiali che si vendono anche le divise e tutte le derrate alimentari, la Re d'Italia viene abbandonata al proprio destino in una flotta che subito, in mancanza d'ordini, si sfilaccia, dopo che Persano, prima di abbandonare, dà l'ordine di metterla in linea di fila orizzontale rispetto all'avanzata della flotta austriaca. Quindi un disastro. Perché? Perché conta sulle artiglierie, ma senza ordini le artiglierie non fanno fuoco in tempo. Certo che se i cannoni italiani, con la differenza che vi ho detto di calibri, avessero potuto sparare e andare a segno entro il chilometro, probabilmente le sorti della battaglia sarebbero state molto diverse. Tegetov sa questo e lancia la sua flotta alla massima velocità possibile, perché conta sullo speronamento. Conta sullo speronamento, per fare lo speronamento ci vogliono, ripeto, marinai di altissima classe e di grande coraggio. Si dice che Tegetov, la tradizione dice, come ci ricorda Ettore, la tradizione ci ricorda che Tegetov, allevato presso il Collegio di Marina di Venezia, conosca perfettamente il Veneto, anche perché probabilmente non poteva dare ordini a marinai che parlavano esclusivamente di Veneto, non poteva dare ordini se non in Veneto, e si rivolge al suo pilota, il famoso Bianeo, al quale dice daghe dosso Nino che la ciapemo, e prima gli chiede anche un'opinione, Nino che la femo, e Nino che risponde sì che la femo, Nino Ciosotto che la femo. La Re d'Italia viene speronata anche un'altra unità navale al secondo speronamento, perché prima viene speronata sulla poppa, cade e addirittura viene tracciata la parte della poppa, cade la bandiera e sarà proprio un veneziano dalmata a lanciarsi per prendere la preda della bandiera italiana su richiesta di Tegetov, e dopo viene speronata una seconda volta, questa volta al centro, si inclina, comincia subito ad affondare. Viene sottolineato da un cronista croato il valore dei marinai italiani, un po' la storia, no, degli eserciti italiani.
i comandi inesistenti e soldati di valore. Il valore dei marinai italiani, i quali scaricano fucileria sulla flotta austriaca fino proprio, si dice, quando hanno praticamente l'acqua alla gola. Si dice che l'ufficiale più alto in grado si punti la pistola alla testa e non si capisce se si spara o se muore negato, fatto sta che muore con l'affondamento della nave. Morale della favola, la Re d'Italia affonda e appunto la tradizione dice che dalle marinerie austriache si levi il grido viva San Marco. Una storia doppiamente, triplamente, quadruplamente ingloriosa, perché oltre agli aspetti che vi ho detto finora, che già insomma lasciano molto perplessi, come vi ha detto Beggiato, la battaglia è stata voluta dagli italiani a tutti i costi, nonostante l'Austria, dopo la sconfitta di Sadova, che correggimi Ettore se sbaglio, del 4 luglio, se non voglio, del 3 e 4 luglio, una battaglia talmente cruenta da lasciare sul campo qualcosa come 50.000 uomini. Dopo la battaglia di Sadova, l'Austria offre ufficialmente, queste non sono dicerie venetiste, sono documentali, offre ufficialmente all'Italia la cessione del Veneto, naturalmente con la mediazione francese. No, dicono loro, mai, non sia mai che noi accettiamo il Veneto dalla Francia, e quindi vogliono la riscossa di una guerra che avevano già perduto per terra, appunto a Custoza, la vogliono per mare. E questa è la storia bellica. Io mi ero incaricato con gli amici che mi hanno invitato, Giorgio e Dalia, di spendere due parole però del prima più che del dopo. Credo che del dopo si occuperà l'amico Alberto, cioè cos'è il Veneto, le Venezie come si chiamavano, come arrivano a questa situazione di cessione ingloriosa, chi siamo a quell'epoca. Fatemi fare un piccolo passo indietro, una veloce carrellata, anche se sono fatti, immagino, da molti di voi conosciuti. La Repubblica Veneta nel 1790 conta 2.800.000 abitanti circa, ha un tessuto imprenditoriale vivacissimo per l'epoca. Ecco, non ci stupiamo oggi se il Veneto ha 500.000 imprese, non c'è soluzione di continuità nel metodo, nella mentalità di queste genti. Per queste genti non intendo solo veneti in senso proprio come siamo abituati a ragionare con la regione Veneto, ma i veneti di allora, cioè anche bresciani e bergamaschi. Pensate che Brescia era la provincia più ricca dello Stato da terra, era quella che dava più introiti allo Stato Veneto. È una quindi regione d'Europa particolarmente florida, particolarmente piacevole, particolarmente bella, amena da vivere e ricca già all'epoca. Tutte balle quelle della decadenza, sapete? Non perché, attenzione, le balle sono sempre relative, no? Bisogna vedere a che punto di vista le si prende. Il concetto di decadenza è stato sfruttato moltissimo e in malafede finora da moltissimi storici, universitari, politici, non ne parliamo, cioè Venezia, perché bisogna creare l'idea che fosse ineluttabile destino lo sparire dalle pagine della storia. Questo è il punto. Non ha importanza il governo aristocratico. Separiamo, dico io invece, la questione, la vita del governo aristocratico da un popolo che in un modo o in un altro era vivo da 14 secoli in forma moderna, ma aveva una tradizione millenaria, perché ne parla Omero, no? Bene. Questo popolo si trova in questa forma ed è un popolo ancora ricco per l'epoca. Gli storici, Gullino riprende gli studi di Frederick Lane degli anni 70, l'americano che ha scritto una trilogia serissima sulla storia di Venezia, professore universitario negli Stati Uniti, che ha scritto Le navi di Venezia, Il mercante di Venezia, La storia di Venezia, 3 volumi. E lui ricorda, dati alla mano, che i traffici della Serenissima, l'anno della caduta, 1797, sono più o meno gli stessi di quando Tommaso Mocenigo, nella prima metà del 400, nel suo testamento ricorda il volume dei traffici della Repubblica Veneta e sconsiglia l'elezione di Francesco Foscari perché lo considera un guerrafondaio e che quindi, secondo lui, rischierà di portare lo Stato alla rovina con le sue guerre. Siamo nel periodo della massima espansione della Repubblica Veneta, della massima potenza. Questo cosa significa? I dati vanno analizzati. Certo non significa che la Repubblica Veneta del 1797 avesse lo stesso prestigio, la stessa potenza internazionale della metà del XV secolo, questo sarebbe folle affermarlo. Perché quindi c'è una diversità? Perché è cambiata la realtà europea attorno alla Serenissima.
La Serenissima è diventata una potenza di più limitati confini, di più limitata influenza, punto e basta. Ma è uno Stato florido, è uno Stato che sta bene. L'aristocrazia comincia a ritirarsi lentamente non dalla politica ma dalla mercatura, e come in tutta Europa, perché Venezia non faceva, scusate, quando parlo di Venezia naturalmente intendo lo Stato Veneto, quindi anche voi, i vostri confini, le vostre terre, non faceva eccezione, vede l'avanzata della borghesia, anche la borghesia ebraica, tutte queste balle sul ghetto di Venezia, balle nel senso che si parla del ghetto come fosse stata una violazione dei diritti umani e una carcerazione degli ebrei, sono veramente da sfatare. Calimani stesso nei suoi libri sul ghetto di Venezia dà atto di un sacco di cose diverse da quelle che vengono diffuse. Pensate che gli ebrei alla fine della Repubblica erano armatori di navi e avevano la licenza e il permesso di navigare con il padiglione veneto, lo chiamavano, cioè quello di San Marco. E moltissime navi erano per esempio dei Treves, quelli che poi faranno fortuna proprio in epoca napoleonica e così via. D'altronde, dicevamo prima con Ettore, non dimentichiamo che Daniele Manin è ebreo, è figlio di ebrei, quindi colui che volle la rivolta del 48-49 e che impose come grido viva San Marco contro l'opinione di tutti i suoi corrivoluzionari e che impose il nome di Repubblica di San Marco, e che il più grande storico della storia di Venezia, il più grande in assoluto, cioè non c'è discussione, i 10 volumi della storia documentata di Venezia sono insuperati, è Samuele Romanin, ebreo, triestino, che scrive questo libro 2 secoli dopo, ma tra gli anni, questi libri tra gli anni 30 e gli anni 50 del XIX secolo, quindi vicino per generazione alla caduta della Repubblica, un ebreo praticante che se avesse avuto notizia che il suo popolo era stato maltrattato da Venezia si sarebbe ben guardato da fare una cosa del genere. Chiusa parentesi. Quindi uno Stato vitale, vivo. Che cos'è che è meno vivo? La forma di governo probabilmente, il governo va cambiato, non è un fenomeno veneto, è un fenomeno europeo. La rivoluzione francese esplode per questo. L'Inghilterra e l'Austria hanno un ricambio di classe dirigente naturale che prima si affianca all'aristocrazia, poi man mano la sostituisce, senza ghigliottine. In Francia avviene invece con centinaia di migliaia di teste che rotolano. Negli altri paesi europei no. Venezia con calma seguiva questa evoluzione. I borghesi erano già importanti, leggete Goldoni e ne avete la prova. Goldoni deride l'aristocrazia nelle sue commedie e mostra questo conflitto pacifico, sociale, questo confronto politico tra il borghese e l'aristocratico. D'altronde guardate, quando parliamo del popolo, di cui parla poi la Francia rivoluzionaria Napoleone, non si parla mai del ciabattino, Quando si parla del popolo si parla del ricco mercante, la classe che va al governo con la municipalità provvisoria alla caduta della Repubblica e che verrà poi insediata da Napoleone, è una classe di ricchi, è una classe di censo, quello è il popolo di cui si parla. Del popolino non si occupa nessuno, tantomeno i rivoluzionari di origine francese, se ne occupava molto di più la Repubblica Veneta, che aveva una struttura sociale e di welfare, si direbbe oggi, molto ramificata e importante. Bene, velocemente perché il tempo scorre. Quando cade la Repubblica, insomma, c'è un terremoto impressionante, voi sapete com'è andata, viene illusa una classe di rivoluzionari di piccolo cabotaggio, piccoli personaggi, piccoli avvocati, medici, qualche patrizio traditore, tutti massoni, questo sia chiaro, anche questo non è una battuta, è documentato, tutti iscritti alle logge massoniche, tutti. E guarda caso alle logge massoniche saranno iscritti poi tutti i protagonisti del Risorgimento. Garibaldi è un capologgia, stiamo scherzando, stiamo dicendo sciocchezze. Tutti massoni, questi sono 4 gatti rispetto al popolo, ma hanno una carta fondamentale, l'armata francese dalla loro parte, che non è proprio un dettaglio. L'armata d'Italia, la quale ha già sovvertito il Piemonte, ha già sovvertito la Repubblica Ligure, ha già sconfitto ripetutamente gli eserciti austriaci e si è presentata nel modo che sappiamo a Venezia, dichiarando guerra proditoriamente all'ultimo momento, il 1° maggio del 97, dopo aver stracciato un trattato di neutralità tra la Repubblica Veneta e la Repubblica Francese che non era mai venuto meno. Bene, un tracollo
dovuto alla velocità del succedersi degli eventi. I francesi lasciano agli austriaci alla fine del 1797, i primi del 98 entrano gli austriaci, le lasciano una città devastata. Da subito ha imposto Napoleone il pagamento di 3 milioni di lire tornesi, che è una cifra immensa, ha messo in ginocchio proprio i suoi amici della municipalità provvisoria per il pagamento di queste cifre, quindi vanno a riquisire a destra e a manca, vanno a grattare il fondo della pentola, vanno a chiedere vanno a spremere proprio la comunità ebraica, vanno a spremere gli artigiani, vanno a spremere i patrizi che non avevano aderito alla loro impostazione, insomma un disastro. Distruggono l'arsenale, fanno fuori completamente per non lasciare nulla di integro, ma integralmente vuol dire integralmente il cordame, la pece, cioè fanno fuori, rubano i chiodi, capito? Lasciamo perdere le navi che scompaiono dagli arsili, anche quelli in costruzione, che poi andranno a costituire il nervo della flotta francese ad Aboukir, cioè, lasciamo stare che quel pazzo di Napoleone decida perché c'è un nucleo paranoideo, anche qui mi assumo la responsabilità di quello che dico, ascoltate bene, uno psichiatra avrebbe da divertirsi. Cosa fa questo? Fa bruciare il Bucintoro, anzi non fa bruciare il Bucintoro, fa bruciare le dorature del Bucintoro, tutte le sculture dei Corradini, quindi la parte artistica, raccoglie l'oro, si dice, le ceneri se le fa portare in cassa a Milano, e di fin qui dice vabbè, sei un conquistatore all'antica, sei un dominatore, un distruttore, paziente. Ma la cosa bella è che nel 1805 a Trafalgar, quando Nelson fa una manovra come quella che farà Teget o Falissa, una manovra che nessuno si aspettava, quando le flotte franco-ispanica e inglese si affrontano in linea di fila, come sempre si era combattuto fino allora nelle battaglie navali dei vascelli, prima con le galere era un'altra storia, Nelson decide di fare una arditissima manovra che gli costerà la vita ma che guadagnerà la vittoria all'Inghilterra, e cioè vira di bordo, taglia la via tra la poppa dell'ammiraglia francese, dell'ammiraglio Villeneuve, e la nave che lo segue. Sapete come si chiamava quell'ammiraglia? L'ammiraglia della flotta francese del 1805, una delle più grandi flotte in quel momento del mondo, si chiamava Bucentaure, il Bucintoro. Allora questa è una cosa che non si legge mai nei libri di storia e che francamente fa molto pensare che Napoleone, che poi a Sant'Elena scriverà moltissimo di noi, si giustificherà del perché ha fatto tutto questo e dice che lui non è stato un protagonista ma un esecutore della storia, che del resto lui, lo dice lui, ipse dixit, attenzione, lui ha creato gli italiani, ha ragione. Infatti andiamo a vedere il seguito velocemente di questi veneti che arrivano alla terza guerra di indipendenza e alla cessione della loro terra in quel modo vergognoso. Lui sì che fa gli italiani, lui pende con il rammarico di Foscolo e di tutti gli invasati come lui, mi prendo la responsabilità anche di questo, anche se mia figlia da poco ha portato Foscolo forzatamente a scuola, il quale segretario della municipalità provvisoria, quando sa della notizia, circola la prima notizia che Napoleone avrebbe venduto il Veneto all'Austria, invece di dire bel porco, cosa fa? Cioè, diamo fuoco, incendiamo Venezia, non lasciamola agli austriaci. Questa fu la proposta di Ugo Foscolo, voleva dar fuoco a tutta la città per non lasciarla agli austriaci, e poi tutto il resto, insomma, ti ha venduto la città, che fai? Scappi nella Repubblica Cisalpina, cioè proprio dove c'è Napoleone Bonaparte. È chiaro che hai paura degli austriaci, è anche chiaro però che vai da quello che ha tradito tutti i tuoi ideali, la tua terra, ma non ti fermi qui, si arruola nell'esercito napoleonico, quindi diventa anche un soldato dell'esercito napoleonico, fino a quasi alla fine. Poi quando scriverà le ultime lettere di Jacopo Ortis, un'opera peraltro plagiata dal Werther di Goethe, quindi non è neanche originale, scriverà il male di Napoleone, un uomo senza onore, un uomo eccetera, ma è troppo tardi, Bene, tornano i francesi nel 1806, dopo la pace di Presburgo, il sole di Austerlitz, una delle luminose vittorie di Napoleone, tornano nel Veneto e lì è la catastrofe. La catastrofe, guardate che ci portiamo ancora dietro, perché non è solo una catastrofe sul piano della rapina, della devastazione. I due decreti del 1806 e del 1810 di soppressione dei beni ecclesiastici fanno a pezzi
qualcosa come 70 chiese nella sola Venezia, 12 a Murano, che vuol dire che è come se fosse passato uno stormo di bombardieri, che Murano non si prenderà mai più, è stata praticamente rasa al suolo, non ha più l'aspetto. Se qualcuno pensa di vedere Murano, la Murano se lo toglie dalla testa. È come Zara, che è stata distrutta dai bombardieri inglesi al 90%, Murano è la stessa cosa. Venezia cambia completamente aspetto, una settantina di chiese, 385 scuole di devozione e di arte, 100 palazzi. Non è che va lì e li piccona, sapete, no, semplicemente con le sue leggi la soppressione dei beni ecclesiastici e dei monasteri fa sì che si chiude, fuori dalle scatole gli ordini minori, maggiori, eccetera, fuori dalle scatole i preti, incameriamo noi alle radio. Quindi quadri, distruggiamo le tombe, facciamo fuori i monumenti che non servono, ne facciamo una caserma, o questa ne facciamo una cava per il marmo e per i laterizi, e c'è la distruzione. Praticamente dovete immaginare che intorno al 1811, dice Alise Zorzi, Venezia è cosparsa di macerie. Per fare i giardini napoleonici distrugge 4 tra le più belle chiese e più tradizionali di Venezia, Sant'Antonio di Castello e la chiesa di Marinai, con sepolcro e doge Antonio Grimani, uno dei più bei monumenti della Rinascenza, San Domenico, la parrocchia di Giambattista Tiepolo, e così. Le gallerie dell'Accademia oggi sorgono nella ex chiesa della Carità, che aveva uno dei più bei monumenti della Rinascenza veneziana, di Dogi Manco di Agostino Barbarigo, fatta fuori completamente. C'è chi ancora dice, caspita, ci ha dato le gallerie dell'Accademia. Vengono trafugati 30.000 quadri, 30.000 dipinti, i più importanti di itinerario. E cosa vuol dire? I numeri 1 partono per Parigi, i numeri 2 vanno a Milano, i numeri 3 restano a Venezia, i numeri 4, 5, 6, 7 vengono veduti, quindi vengono completamente dispersi. Guardate che ancora oggi, non ci pensiamo mai, ma le gallerie dell'Accademia e la Pinacoteca Brera sono il deposito di un ricettatore, di un ladro. Io quando vado alla Brera, non corre andare a Parigi, perché tutti gli italiani, molto provinciali, no, ma andiamo a Louvre e si scandalizzano. Andate a scandalizzarvi anche le Pinacoteca Brera. Perché Milano deve avere il ciclo di San Marco, quando la scuola di San Marco è stata restaurata di recente e potrebbe ospitare in situ i quadri, e Milano deve tenere nella Pinacoteca i quadri rubati da Napoleone e messi lì da Napoleone? Per quale ragione? Perché certi quadri sono nelle gallerie dell'Accademia quando potrebbero tornare al loro posto? Che sono solo il deposito napoleonico, che ha creato la dispersione di tutto il resto, tutti quei grandi capolavori che qualche cretino di professore universitario dice ancora, ma lui ha creato i musei pubblici. No, esistevano già i musei pubblici, la Repubblica aveva già i suoi musei, uno scoop. Il museo di archeologia era già un museo pubblico, la collezione Grimani era già un museo pubblico, il Giardino di Ferro all'Arsenale e il museo delle artiglierie erano musei pubblici, le chiese erano musei pubblici all'aperto, i conventi erano musei pubblici all'aperto, le scuole erano musei pubblici all'aperto. Chiusa parentesi. Quanto tempo ho ancora? Quanto? 2 minuti. Quando quindi finisce questa distruzione, c'è la distruzione politica, l'assetto politico, la distribuzione politica del Veneto toglie a Venezia qualsiasi importanza. Venezia è semplicemente una provincia, e infatti Savoia, che ripetono questo modello, non ci pensano neanche minimamente a creare le regioni, che l'Austria con tutti i suoi difetti aveva bene invece in seno, perché era uno stato cosmopolita. Quindi il Lombardo-Veneto, bene o male, è una regione con una sua capitale Milano, una seconda capitale Venezia, è una regione forte, ha il senso del federalismo, ha ragione Ettore, si chiamava Österreichische Venezianische Kriegsmarine, quindi attribuisce, mantiene delle tradizioni con tutti i suoi difetti, perché l'Austria porta dei dipinti, draga fiscalmente le risorse veneto-lombarde, ma non importa, ma lascia una tradizione, non è che fa fuori tutto. Quando i francesi invece hanno dominato, hanno distrutto la tradizione di centro di potere, di capitale culturale e di Stato. E Alise Zorzi registra dai suoi studi non solo una perdita economica, eccetera, che è micidiale, pensate che la città si riempie, le città, questi territori si riempiono di mendicanti, c'è un calo demografico mostruoso, non parliamo delle aziende, delle imprese. A Venezia c'era un setificio che occupava fino alla caduta 7.000 dipendenti, dopo la caduta ne ha 200.
lasciamo stare tutto questo, ma c'è una perdita di identità, una fortissima perdita di identità. Cioè subito il Veneto viene stracciato, trattato come una provincia qualsiasi. Ci stavo cascando. All'arrivo degli italiani si ripropone questo modello, esattamente questo modello. Vi consiglio, se posso, per avere un'idea del quadro che sinteticamente vi ha dato Ettore Beggiato, di cosa è stato l'arrivo italiano degli italiani nel Veneto, di come si è svolto, del clima che c'è nei giorni del cosiddetto plebiscito, di leggere Federico Bozzini, che purtroppo mi pare che non sia più tra noi, credo che sia mancato prematuramente. Ecco, mi dispiace molto, non sapevo, l'avevo saputo di recente. E L'Arciprete e il Cavaliere, che della zona racconta l'arrivo degli italiani a Celea, racconta tutta la storia di Celea. Guardate, giorno dopo giorno si legge il clima di intimidazioni, di minacce, di esaltazione, ai danni del prete, ai danni di quelli che erano tranquilli e credevano tutto sommato nel regime austriaco, non perché fossero dei folli filostriaci, ma perché gli andava bene quell'ordine là, e di cosa accade dopo l'arrivo degli italiani. E la coscrizione e la tassa sul macinato vengono riprese, oltre all'ordinamento istituzionale, quindi all'annullamento al centralismo folle, che dice Zorzi verrà attenuato solo dalla Repubblica Italiana con l'istituzione delle regioni, e che invece, come vediamo, senza quasi che ce ne accorgiamo, sta per sparire di nuovo con qualche cretino locale che dice anche eliminiamo gli sprechi, eliminiamo le regioni, senza capire che sono l'ultimo baluardo, anche se debole, anche se difettoso, l'ultimo baluardo ha un minimo di senso identitario. Chiudo perché il tempo è tirato. Ora passo la parola al presidente di Raisa Veneto che abbiamo qua con noi, Alberto Montagnier, che eccolo qua. Buonasera. Parlare dopo quei eccellenti interventi, insomma, di Ettore e di Lorenzo mi dà una grande responsabilità per tenere alto il livello della serata. Mi devo occupare purtroppo della parte più triste, una parentesi sul dopo. Siamo nel 1966 e è stato già citato Zorzi, l'avvocato Fogliata. Erano passati solo 70 anni, ma era come se fossero passati 7 secoli. 1797 fa Seviano il conto, 1866, ma purtroppo dopo le devastazioni materiali però c'era stata anche una grandissima devastazione morale, interiore, di popolo e di identità. Una brevissima carrellata sugli effetti più immediati: veramente una grandissima povertà, entrano in crisi quel tessuto sociale e produttivo delle aziende, spariscono le grandi ville, che non dobbiamo vederle come delle ville luoghi di villeggiatura e luoghi di svago, ma in realtà erano aziende agricole ante litteram. I viaggiatori del Settecento che passano appunto in visita per i nostri territori si sorprendono perché i contadini mangiavano carne. Non so cosa chi mangiasse da altre parti, però lui qua si è sorpreso, e il nobile veneziano diceva: sì, ma se ora che lavora, se ora che fa fatica, è giusto che sia ora che mangia. Vedete, insomma, sempre la presenza, una certa lungimiranza, di una certa presenza nella vita quotidiana di tutte le classi sociali. La fame porta a quel fenomeno tipicamente italiano che è la pellagra degli anni 80 dell'800 circa. Dico questo perché negli anni 80 è la costituzione del Costante Cris a Mogliano, ora casa di cura per malati di mente, ma nasce come istituto per pelagrosi. Poi la grande immigrazione, qua mi è maestro Ettore, per cui la nostra, mi tocca dire adesso la nostra regione, allora la nostra nazione subisce il più grande esodo. È giusto chiamarlo questo perché i numeri sono da esodo, i numeri non sono solo qualcuno che se ne va, ce ne vanno paesi interi
con il parroco in testa in certi casi. Si svuotano comunità intere. Per cui c'è questa, diciamo, depauperamento continuo del nostro territorio. Venezia rimane un porto, ma sappiamo benissimo che dopo la perdita, diciamo, del Veneto da parte dell'Austria-Ungheria viene maggiormente favorita Trieste e Fiume, per cui una parte dei traffici se ne vanno anche lì. Padova, che aveva gli studenti delle migliori menti dei mitteleuropee, perde anche lì gioventù e menti brillanti, perché chiaramente tutto il centro Europa, la Mitteleuropa va a Innsbruck o a Vienna. Vi butto là degli episodi un po' così, proprio per farvi ragionare, più che altro poi per approfondire, però sono delle piccole provocazioni, dei piccoli fatti che magari nessuno ci ha mai ragionato sopra. Questo chiaramente, dopo questi danni materiali, si ripercuote, come diceva chi mi aveva eccellentemente preceduto, anche in questo tessuto morale e identitario. E si ripercuote fino ad oggi, perché anche oggi il contesto in cui noi dobbiamo operare per difendere la nostra identità e la nostra cultura deve tener conto di 4 cose basilari: scuola, inferiore, superiore, università, i media, giornali, stampa, televisioni, radio, le istituzioni e poi il mondo culturale. Scuola, lo sapete benissimo che purtroppo nei programmi ministeriali la nostra storia non è che sia tanto ben inserita, saltata a pie pari, 4 righette quando va bene. La Repubblica di Venezia era una delle 4 repubbliche marinare. Come dire, considera la produzione di automobili in Germania in questo momento qua, la Germania c'è una repubblica automobilistica. Negli anni 60, dopo il volo di Yuri Gagarin, molto probabilmente l'Unione delle Repubbliche Sovietiche erano repubbliche spaziali, e chi più ne ha più ne metta, perché ora se devo mettermi a livello di chi che ha coniato sto termine, e ne teniamo fuori anche altri quanti che vogliamo. Ci sarebbe anche la possibilità adesso con la riforma dell'ultima della scuola di dedicare qualche ora facoltativa a materie, diciamo, non inserite nei programmi ministeriali, però purtroppo finché ci portiamo avanti questo retaggio non c'è la storia veneta a fare le materie facoltative, magari fa giardinaggio, fa culture estere, culture straniere, si inventa qualcosa, ma niente, restiamo sempre fuori dalla porta. Non parliamo poi di quello che può essere il mondo accademico, il mondo dell'università, che ogni volta che tira fuori certi discorsi, addirittura che questi docenti universitari, questi cattedratici, si strappa i vesti, addirittura scrive lettere sui gazzettino, sui giornali locali, qua sui giornali nostri, di una pesantezza che sembra quasi che queste persone che sia sta, non so, con Panfio, che vanno bene, cioè sembra quasi che si muovono a comando addirittura, cioè appena esce qualcosa da parte nostra ti gasta un mondo accademico che ti spara addosso delle bordate incredibili. E questo, diciamo, è il mondo della scuola. Non so che vada meglio tanto nel mondo dei media. La televisione, se sape benissimo, non mi sembra che venga tanto dedica spazio alla nostra cultura. I giornali addirittura, quando anche noi nel nostro piccolo facciamo qualcosa di decoroso, diciamo, ecco, non voglio incensarmi molto, ma insomma facciamo qualcosa di un certo livello, dica sempre il giornalista del turno che viene fuori con nostalgici, folcloristici e tutti questi epiteti qua che insomma cerca di derubricare, sminuire, rendere un qualcosa di grande che avevamo un qualcosa di piccolo. Per cui anche qua vedete che non abbiamo tanto da stare allegri. Istituzioni, vabbè, è chiaro, istituzioni non sono da parte nostra, e a pensa in maniera completamente, diametralmente opposta, si portano avanti chiaramente tutta la retorica patriottarda che nasce dall'Unità d'Italia, passa attraverso chiaramente il Risorgimento, poi in mezzo alle 2 guerre mondiali
e ha con dei voli pindarici di trasformare le cose, perché l'Italia è l'unico paese che nella sua storia recente della seconda guerra mondiale riesce a presentarti come 2 vittorie e 2 sconfitte. E con tutto rispetto per le vittime, per chi che ha sofferto e per chi che c'era purtroppo in quel momento, è brutto dirlo, però se parliamo della ritirata di Russia e dell'Alamein. La retorica è arrivata fino a quel punto che quasi te festeggia, quasi te fa passare come 2 grandi vittorie, come 2 grandi mosse strategiche. Per cui vedete cosa dobbiamo chiamare calice e dobbiamo bere. Alla fine forse ci viene un po' in aiuto il mondo culturale, già citato dai miei precedenti relatori. Qualche libro è stato scritto con enfasi e che ci rende finalmente giustizia, grazie a Dio, anche da autori che non erano veneziani o veneti, così potrebbero essere accusati di partigianeria, ma abbiamo appunto l'americano Lane, il tedesco Eickhoff, un siciliano di Stefano, ecco, per cui persone che non erano delle nostre terre, che però almeno ci rendono giustizia. Rimane però un prodotto di nicchia, un prodotto da appassionati. Non tutti vanno a prendersi un libro, purtroppo, e si appassionano, se non fra di noi e sulla nostra sollecitazione ad addentrarsi nell'argomento. Mentre purtroppo in altri casi, e anche qui questo retaggio iniziato con Napoleone, viene portato avanti una certa tradizione, perché Napoleone, tanto per riagganciarmi ai discorsi dei colleghi, fa riscrivere la storia di Venezia da un suo generale amico, che erano cresciuti assieme all'Accademia, un certo Daru, la riscrive come la vuole lui. Purtroppo diventa terreno dove una certa cultura, una certa storiografia va anche ad attingere, e anche una certa, romanzesco, c'è una parte di letteratura, va ad attingere da queste cose, dove purtroppo invece è tutto falso perché è stato stravolto. Il Daru purtroppo, essendo un membro dell'allora nomenclatura dell'allora mondo accademico, promosso in questo caso da Napoleone, da militare lo fa quasi docente, viene stampato in migliaia di copie e purtroppo si trova ancora, volendo, mentre si fa fatica a trovare Romanin e si fanno fatica a trovare altre pubblicazioni. In questo contesto così triste ci siamo noi delle associazioni culturali e gli appassionati ricercatori, che con i nostri mezzi e con le nostre passioni, con la nostra passione, cerchiamo quantomeno di contrastare questo mondo che ci vomita addosso, scusa il termine, delle bugie, delle falsità, che stravolge la nostra storia, la nostra cultura e che continua a voler cancellare la nostra identità, continua a nascondere la verità e continua, a volerci cancellare come popolo. Ma forse perché? Sa benissimo quello che abbiamo detto fino adesso, un discorso che si è affermata una nuova nazione, una nuova patria, che avevano bisogno anche loro di dare un fondamento storico, inventarsi qualcosa, perché è un po' quel nazionalismo che viene sempre quando nasce uno Stato, specialmente all'inizio, che cercano il più possibile di cementare la mente dei propri cittadini. Purtroppo questo è successo anche recentemente in Croazia, dopo che si è dissolta l'Unione, la Jugoslavia, anche lì purtroppo ci siamo finiti di mezzo anche noi, perché la nostra storia dell'Istria e della Dalmazia, dopo essere stata italianizzata, dopo aver preso la prima mazzata in chiave italiana, se ne prende anche un'altra in chiave appunto croata. Il periodo barocco lo chiamano, non c'è più il periodo veneziano, ma si inventa termini un po' così, anche lì per edulcorare. Rimaniamo noi, un Davide contro Golia purtroppo, però almeno speriamo che tutte le persone che ne ascoltano questa sera, se passa a bagaglio di queste cose che abbiamo raccontato, perché non ho la pretesa, penso nessuno qua di insegnare, non siamo qua per insegnare, si impara dalla storia, si impara dalle esperienze passate per andare meglio verso il futuro, noi altri siamo qua a raccontare.
almeno mi piace raccontare una bella storia. Fare bagaglio e a vostra volta trasmettere a qualcuno con una certa, diciamo, sano orgoglio, perché bisogna metterlo, una certa voglia di far, raccontare a qualcun altro. E speriamo solo in quello, perché finché non arriverà in aiuto qualcuno che ne dà una mano, qualche stravolgimento geopolitico che ne metta in una posizione favorevole, ma purtroppo questi vie desideri, dobbiamo far conto sugli altri, su chi che ne ascolta e che a sua volta parla con altre persone. E forse quando saremo arrivati all'ultimo dei Veneti a perché contaste robe, forse cambierà. Non so se chi sarà quel giorno, se lo vedrò, ma insomma dico cominciare e qualche giorno spero che finirà. Grazie San Marco per tutto. Di certo noi continuiamo su questa strada della verità. È vero, siamo piccoli, siamo magari anche pochi, ma certamente siamo tosti, siamo determinati comunque ad andare avanti. Una cosa voglio dirvi, se avete dei figli, soprattutto se sono in età delle elementari o delle medie soprattutto, guardate, leggete i loro libri, leggeteli, cercate di capire quanto viene scritto sulla storia locale, su quello che è l'aspetto della cultura locale, cose che realmente gli appartengono, cose che realmente gli vanno a segnare l'esistenza di tutti i giorni. Soprattutto i giovani, i ragazzini, vivono l'entità locale come una cosa importante, con la quale devono crescere. E mi domando, cosa ci sarebbe di così sbagliato nell'essere orgogliosi di essere veneti, di essere polesani? Perché questo noi dobbiamo essere, e se noi arriviamo a conoscere la nostra storia, la nostra cultura, non avremo altra via che essere orgogliosi di quello che siamo ora e di quello che siamo stati. Quindi vi invito, guardateli quei libri, sfogliateli, appassionatevi, guardate con loro, fategli vedere, fategli conoscere altre cose che non vengono insegnate. Se conoscete insegnanti, cercate di ragionare anche con loro. Alla fine stiamo parlando di una cosa sacrosanta. Fategli vedere semplicemente Rovigo com'è, fategliela scoprire con occhi diversi. Lì ad esempio abbiamo una piantina di Rovigo del 1700. Era una città bellissima. Si è totalmente stravolta, però ancora si vedono quei segni. Fategliele scoprire queste cose, appassionateli a quello che è stato e a quello che è cambiato. Riscopriamo il nostro vero sentimento di identità. Questo noi dobbiamo cercare di fare. Dopo le conseguenze non potranno altro che essere positive. Ora, una ragazza qua che ha avuto un'idea brillante per quanto riguarda il 1866 ha fondato un comitato qualche mese fa appunto dedicato a questa operazione verità, a cercare di far conoscere a tutti, per quanto i nostri mezzi siano limitati, far conoscere questo aspetto storico fondamentale che noi dobbiamo per forza conoscere e sapere per capire cosa siamo oggi e perché siamo trattati così. Ora passo la parola ad Ilaria, che appunto siamo tosti e determinati. Lei è una ragazza che corrisponde pienamente a queste caratteristiche. Grazie. Beh, allora io sono quasi in imbarazzo perché dopo i relatori che ci sono stati in realtà appunto io sono contenta di essere qui, sono stata chiamata da Raise e sono stata chiamata perché in realtà il tema di quest'anno è il 1866, non è che io abbia avuto un'idea chissà che geniale, semplicemente il 150esimo e abbiamo detto ma quante volte capita un 150esimo, usiamolo bene, e usarlo bene significa in realtà avere l'occasione per spiegare che cosa è successo 150 anni fa. Quindi il motivo di questo comitato è proprio questo, sfruttare questo anno per rendere consapevoli i veneti di quello che è accaduto ai loro nonni. E il comitato non è nulla senza altre associazioni, quindi in realtà è semplicemente un modo per poterne parlare. Volevo chiedervi,
visto che adesso sono le 10 passate, 10 e mezza, volevo chiedere, come mai siete venuti qua stasera? Cioè, tipo, perché volevate sapere, perché siete curiosi della storia? Per la storia. La signora là che fa, perché ho visto una locandina interessante, perché Raise di solito fa cose belle, non lo so, cioè avete, diciamo... Per sapere la verità. Per sapere la verità? E già sarebbe, no, già vorrebbe dire sapere di essere stati ingannati, perché non è mica detto che ci sia nemmeno questo. Ricordare il futuro in maniera più ottimistica. Quello mi piace. Ho sentito solo storia, quello mi piace. Pessimismo, e non ho sentito prospettive per il futuro, noi dobbiamo preparare il futuro e i nostri figli. Ecco, allora, Questa base che bisogna... esattamente, in realtà, se ci pensate bene, allora qua siamo già molto con le idee molto chiare. In realtà, prima di arrivare alle risposte, la cosa interessante sono le domande che ci poniamo. Le risposte poi le dà ciascuno di noi. Ma il motivo per cui si studia storia, in realtà, è per avere una lettura saggia di ciò che sta accadendo nel presente e una visione chiara di quello che può essere il futuro. La storia serve a questo, al di là di quelli che possono amare, diciamo, mettere il naso dentro i libri. La storia serve a questo, a sapere chi si è, così sai dove puoi andare, quindi ad avere una lettura di quello che succede e di quello che potrebbe succedere. Quello che abbiamo sentito stasera, l'emigrazione, di cui parlava per esempio il presidente di Raise, se ci pensate bene, è un fenomeno che adesso noi stiamo vivendo al contrario, in maniera massiccia. 150 anni fa e rotti erano i nostri ad andare via. Allora le cose tornano e ritornano, ci sono delle modalità diverse forse che fanno la differenza, no? I nostri, per esempio, nel mondo sono stati ricordati come una buona emigrazione. Io mi ricordo la sindaco di Erechim, che è una cittadina, 90.000 abitanti, del Brasile, che quando ha accolto la delegazione di Veneti, siamo andati a trovare le comunità venete nel mondo, ci ha stretto la mano e vi giuro mi sono venuti i penotti così, ha detto noi dobbiamo ringraziare la vostra gente, cioè aveva identificato nell'emigrazione veneta il nucleo che aveva fondato Erechim. 100 anni prima Erechim era mato, era foresta, ok? È diventata quello che è diventata per l'emigrazione nostra, che è una modalità di emigrare completamente diversa da quella che magari adesso viviamo qua. Quindi sapere come sono stati i nostri emigrati potrebbe farci riflettere e pensare come noi vorremmo e dovremmo pretendere che siano gli altri immigrati, no? Quelli di oggi. Questo significa sapere la storia. Parlando di immigrazione una cosa, parlando del 1866, inteso proprio cosa è accaduto quell'anno, il sapere che siamo stati ingannati ovviamente può fare, comunque fa venire fuori una sorta di reazione. Però in realtà, al di là del concentrarsi sul fatto che siamo stati ingannati, la cosa interessante è che in quell'anno là i veneti, in maniera diciamo un po' maldestra, perché dopo c'erano le 2 urne, perché dopo erano guidati e tutto quanto, in maniera un po' maldestra, ma i veneti quell'anno hanno esercitato il diritto di autodeterminazione. Era stato fatto e un po' mischiate le carte, ma di fatto la cosa interessante di quell'anno là che dobbiamo tenerci in mente è che ai veneti è stato chiesto: volete stare con l'Italia, con il Regno d'Italia? Allora, il motivo per cui è interessante venire a serate così è perché queste domande fatte 150 anni fa in realtà possono diventare un patrimonio di oggi. Quella domanda fatta allora può, in maniera assolutamente accettabile, diventare la domanda di un Veneto oggi, della serie: vogliamo ancora rimanere in Italia o per caso non vogliamo qualcosa di diverso? Allora, quello che si propone il comitato è quello di far conoscere ciò che è successo, ma soprattutto di far riflettere le persone sul fatto che gli scenari non sono sempre guidati, non siamo dentro una scatola, siamo noi che dobbiamo farci le domande giuste per poter poi rispondere nella maniera che vogliamo noi. Allora, riprendo e cito un pensiero che mi è rimasto molto impresso del come mai si fa cultura. Mattia lo diceva chiaramente, noi abbiamo tanta cultura e dobbiamo diffonderla, e prendo un pezzettino di un discorso che Giovanni Paolo II ha fatto all'ONU ancora nel 1995. Se non l'avete mai letto, andatevelo a leggere, perché è una cosa che allarga il cuore. Parla del diritto dei popoli, dell'autodeterminazione del diritto dei popoli. E in un passaggio dice:
Il diritto all'esistenza implica naturalmente per ogni nazione anche il diritto alla propria lingua e cultura, mediante le quali un popolo esprime e promuove quella che direi la sua originaria sovranità spirituale. La storia dimostra che in circostanze estreme è proprio la sua stessa cultura che permette a una nazione di sopravvivere alla perdita della propria indipendenza politica ed economica. È questo il motivo per cui Raise fa cultura, per permettere ai veneti di superare questo momento nel quale noi non siamo liberi come lo eravamo e permetterci di farci riflettere e magari di arrivare alla conclusione che potremmo di nuovo essere artefici del nostro destino. Lo siamo stati per tanti anni, potremmo assolutamente tornare ad esserlo. Vabbè, ma le parole sante sono queste. Non devo dire più niente, la riflessione arrivava a margine appunto di questi bagni di cultura. Io vi invito a diffondere queste occasioni. Avete con voi un libricino che dice 2H in croce su quello che è successo, ma l'abbiamo fatto proprio perché si possa perlomeno diffondere un po' di conoscenza di queste cose. Quindi diffondete anche la possibilità di partecipare a queste occasioni. Il 21 e il 22 di ottobre per il Veneto quest'anno sarà un 150°. Allora ci potrà essere chi vorrà pensare di festeggiarlo come qualcuno nel 2011 ha pensato di festeggiare qualcosa da altre parti d'Italia, però in realtà noi dobbiamo pensare di celebrarlo, e celebrarlo non significa per forza festeggiare. Celebrarlo vuol dire memorizzarlo, farlo diventare patrimonio dei veneti. Quella data lì è la data in cui noi abbiamo perso la libertà, di fatto l'avevamo già persa, ma insomma è stato ufficializzato il nostro in questo momento destino italiano. Allora dobbiamo riappropriarci di queste date, perché in queste date è giusto fare queste riflessioni. Io vi propongo, se vi abbiamo un po' toccato questa sera con queste informazioni, di andare sul sito del comitato. È scritto comitato 1866, l'ho scritto anche in grande, eccolo qua, comitato 1866. Se pensate che vi interessa, che potete dare una mano, perché come dire, vi interessa che quest'anno possa diventare fondamentale anche per altri veneti come noi, iscrivetevi, così noi vi possiamo mandare anche le informative su ciò che facciamo e soprattutto su quello che faremo il 21 e il 22 di ottobre. Io ho finito, vi ringrazio e ringrazio tantissimo Raise Veneto. Benvenuti nel nuovo appuntamento di Veneto 1 Classica, l'appuntamento con la grande musica. E oggi avremo un ospite illustre che fra un po' vi presenterò, ma vi voglio anche ricordare che trasmettiamo per Radio Veneto 1 delle frequenze di 97.500 e anche nel canale digitale 86 di Eden TV. Bene, ora la sorpresa è poi qui con me, il grande violinista Lucio Degani, grande artista, grande virtuoso, e naturalmente sappiamo bene che sei anche uno dei componenti più prestigiosi, tra i più prestigiosi di Solisti Veneti. Sì, ormai quasi 30 anni, il 26 di febbraio di questo mese. 30 anni di carriera con i Solisti Veneti, quindi penso che hai girato il mondo e visto parecchio. Largo, sì, da quando avevo 19 anni. Sì. 19 anni, ma penso un po'. Però insomma, andiamo un po' agli inizi. Quando è stato il tuo primo amore con questo meraviglioso strumento? Questo meraviglioso strumento che è un Don Niccolò Amati del 1731. 1731, trovato per puro caso in una soffitta triestina nel 92 e mi ha accompagnato fino ad oggi nei miei concerti. Mi ha fatto un po' penare per vari restauri, cose, però è uno strumento che dà molte soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista della qualità. Certo che insomma da una soffitta è qualcosa di arcano, è qualcosa di particolare. Sì, apparteneva a una signora vedova
questo era del marito che suonava, poi quando è mancato il marito lei ha cercato di venderlo, ma siccome lo strumento presentava parecchie crepe ed era incollato, anzi più che incollato, attaccato sulle fasce con lo scotch, nessuno lo voleva. Ma d'altronde Trieste è una città in cui ci sono i termosifoni centralizzati, le temperature medie invernali negli appartamenti sono di 25-26 gradi, che per strumenti del genere sono la morte, in quanto il secco poi favorisce il formarsi di crepe e di scollature. Quindi nessuno... Io avendo visto questo strumento me ne sono subito un po' innamorato, poi tramite dei giri particolari sono riuscito a venirne in possesso, l'ho fatto vedere a Londra, e lì me l'hanno battezzato. Diciamo. E ti ricordi allora il primo concerto fatto con questo strumento? Allora, il primo concerto fatto con 1731, questo... Non credo, ben lontano da... No, il primo concerto che feci con questo strumento era nel maggio del 1992. 1992. Io l'avevo preso a marzo. E ti ricordi il primo brano che hai eseguito con questo strumento? Questo strumento feci un brano di Paganini. Ah, penso ricordo, sì. Probabilmente le streghe. Non ricordo se erano le streghe o il Mosè. Uno dei due, comunque col pianoforte. Quindi, insomma, inaugurato con un grande compositore, non diciamo, da poco, Paganini, italiano, che rappresenta la scuola violinistica per eccellenza italiana. Bene, allora andiamo ad ascoltare l'arte di Lucio Degani ed eseguiamo un pezzo, diciamo, insieme. Cosa dici? Visto che parlavi di Paganini, facciamo un cantabile. Facciamo il famoso cantabile di Paganini? Sì, che è un pezzo che mette distensione e serenità. Ci portiamo poi alla tastiera e eseguiamo questo brano di Paganini, il cantabile. Un buon ascolto.
E rientriamo in studio dopo aver ascoltato il cantabile di Niccolò Paganini, interpretato magistralmente da Lucio Degani, che abbiamo qui fisicamente, e per noi è un onore averti qui. E già anche la seconda trasmissione, mi sembra che sì, l'altra avevamo presentato un tuo CD, so che ne hai anche tra l'altro War Concert, sì. Agli stati parecchi nella tua carriera, vero? Abbastanza. Sì. Senti, io vorrei tornare ancora un passo un po' indietro, no? Certo. Alla tua, diciamo, ai tuoi esordi. Abbiamo detto che qui hai un Amati, quindi uno strumento che viene dalla soffitta, che è venuto trovato così in circostanze fortuite. Sì. Ma invece i tuoi primi passi, insomma, anche gli inizi, che è stato papà o la mamma, è stato in famiglia, l'approccio al violino? L'approccio al violino è stato una forzatura di mio padre, nel senso che io mai avrei voluto suonare il violino. Diciamo che io ho seguito le orme di mio fratello che studiava pianoforte, così anche un po' per gelosia volevo studiarlo anch'io, così ho cominciato a suonare il pianoforte, a studiare il pianoforte all'età di 9 anni, quindi un paio d'anni ho studiato il pianoforte. Suonavo alle messe, l'organo, come faceva lui, anche ai funerali, da piccolo, sì. Poi feci l'esame d'ammissione al pianoforte, però mio padre mi disse no, fallo anche per violino, perché... E io feci l'esame anche violino, d'ammissione per violino, non sapendo suonare il violino ovviamente, però entrai, a che dopo io ho entrato anche in pianoforte, dici no, ma adesso studi pianoforte e basta. E mio padre dice no, devi studiare il violino. Allora arrivai a un baratto con mio padre ai tempi, avevo appena compiuto 11 anni, quindi disse mio padre vabbè, io studierò il violino, però tu mi devi comprare il trenino Lima con tutto il plastico, che ai tempi, nel 78, costava 26.000 lire, era poco, pochissimo. Un bel regalo, Io, convinto che tanto mio padre non me l'avrebbe comprato, ero sicuro che questa cosa, e invece lui me lo comprò, e così dovetti cominciare a studiare violino. Quindi insomma, benedetto quel trenino, in qualche modo. Sì, diciamo che quel trenino, all'inizio il violino è stato appunto frutto di quel trenino. All'inizio giocavo più col trenino e meno col violino. Poi devo dire che passando i mesi, appunto con questo mio primo insegnante di conservatorio, che ai tempi era un allievo di Lipitzer, tra l'altro. Ah, come si chiamava? Si chiamava Ernesto Leonardi. Ernesto Leonardi. Sì. Era un ottimo violinista lui. Insegnava appunto a Udine, io ho cominciato il conservatorio con lui. Infatti, ti interrompo, vorrei ricordare che appunto Lucio io Degani, sono friulano udinese, lontani origini ungheresi. Con lontane origini ungheresi, da parte di padre, bisnonni, sì, un nome italianizzato durante il periodo fascista. E comunque volevo dire appunto che cominciai a studiare violino con questo maestro. All'inizio lo feci quasi per gioco, poi invece nel tempo cominciai a appassionarmi a questo strumento e mi appassionai al punto che ascoltavo sempre tutte le lezioni. Io avevo una lezione di 3/4 d'ora e stavo al conservatorio 4-5 ore a ascoltare le lezioni degli altri, e questo mi fece crescere una gran voglia di studio verso questo strumento, e poi così fu che mi innamorai e bruciai un attimo le tappe. Sei entrato in conservatorio? Dove hai fatto? Ero in conservatorio. A Udine? Sì, in conservatorio Jacopo Tomadini. Il tuo primo insegnante era di Udine, il conservatorio? No, lui era goriziano, però insegnava a Udine. E feci, infatti, bruciai un attimo le tappe, feci il quinto anno in 3 anni. Quindi già lì si vedevano subito le tue doti, insomma. Sì, spiccate, poi durante un concorso che feci nell'82 conobbi il maestro Zanettovic, il famoso violinista del trio di Trieste, e cominciai a studiare con lui. Da qualche mese dopo che feci questa conoscenza, anche tramite un aiuto del figlio Daniele, compositore famoso, e l'anno dopo mi trasferì appunto a Venezia, al conservatorio di Benedetto Marcello di Venezia, dove seguì appunto le lezioni regolari del maestro Zanettovic. Poi mi diplomai da privatista a Firenze al Cherubini, e poi perché la tua carriera, ma diciamo già prima io mi diplomai nell'87.
però già l'anno prima facevo la spalla dell'orchestra giovanile italiana a Fiesole. Fiesole, sì, importantissimo. Sì, dove c'erano molto i corsi, prestigiosi corsi. E dove c'era il maestro appunto Farulli, con cui facevo quartetto, Zanetto, Ciderosa, musica da camera, e Principe appunto io facevo la spalla, quindi c'erano le tournée estive, ma allo stesso tempo feci un'audizione nel febbraio appunto dell'86, esattamente il 26 febbraio, col maestro Scimone. Fece un'audizione al mattino, al pomeriggio lui mi fece fare una prova con l'orchestra, e il giorno dopo, il 27 febbraio, il mio primo concerto con i solisti veneti a Perugia. Già ricordo anche che lui, siccome io ai tempi non avevo il frac, cioè neanche pensato, mi prestò il suo smoking per il primo concerto. Sì. Il Scivone. Beh, questo è proprio interessante, tra l'altro, e poi tu sei diventato anche il primo violino solista diciamo che sì, dal 2000 ricopro il ruolo appunto di violino principale principale e solista, insomma. Bene, allora ascoltiamo la Ciaccona di Johann Sebastian Bach in re minore, interpretata magistralmente dal violinista Lucio Degani. Buon ascolto.
E rientriamo in studio, sempre nella nostra trasmissione di Veneto 1 Classica, e abbiamo sempre qui con noi ospite Lucio Degani. Insomma, tanti racconti, tanti aneddoti, tante cose, però anche tanta carriera, anche a livello insomma discografico. So che tu hai veramente un gran numero di CD registrati. Beh, diciamo recentemente appunto la Bongiovanni ha pubblicato un mio disco appunto dedicato alle trascrizioni di Jascha Heifetz, e il titolo è A War Concert, concerti di guerra. Praticamente Heifetz durante il secondo conflitto era capitano delle forze alleate americane, e venne appunto anche in Italia, sicuramente a Parma e forse anche a Gorizia, e lui praticamente faceva concerti per allietare, diciamo così, gli americani, e la maggior parte di queste composizioni spesso sono originali dei compositori americani, quindi abbastanza quasi nostalgiche per l'esercito. E in questo disco io appunto ho inciso quasi tutte queste trascrizioni, tipo Deep River, Jenny with the Light Brown Hair di Foster, Estrelita di Pons, che un brano per chitarra, poi, perché ha scritto molto per chitarra. Era messicano, ma Heifetz era spesso in Sud America o a Cuba, quindi poi pezzi di 2 brani di Castelnuovo Tedesco, che era molto amico di Heifetz, e Sea Murmurs, il tango. Beh, Heifetz, vorrei ricordare che è stato sicuramente uno dei più grandi violinisti della storia. Sì, l'imperatore del violino. Sì. Diciamo che quando Heifetz entrò in carriera, quando venne conosciuto, fece terra bruciata di tutti gli altri. Basta menzionare i suoi cachet. Quando Heifetz, quando Milstein o Stern prendevano $5.000 a concerto, Heifetz ne prendeva 30. Quindi insomma, una grande star. Sì, infatti Chrysler quando lo sentì dice: beh, qua è meglio far valigia, perché era un grande violinista, che alla fine poi è morto solo anche nel 1980. Infatti sembra quasi la fine di una star importante, finiscono sempre. Sì, lui viveva a Beverly Hills, e era uno dei primi a aver avuto una macchina elettrica in America. Però infatti c'è anche un libro sulla vita così di Heifetz, di Alberto Cantù, che si intitola L'imperatore solo, perché era un imperatore del violino, ma nel fondo della sua vita è stato abbastanza solo, nonostante avesse avuto due matrimoni alle spalle, così finiti malamente, però era un grandissimo violinista. Quindi insomma è stato anche questo un po' una tua tuo indirizzo anche a livello così di sì, io mito, perché insomma abbiamo Oistrakh, i pianisti hanno Rubinstein, Oistrakh, certo, musicalmente Oistrakh, diciamo, Heifetz è stato quello che ha creato una nuova tecnica moderna del violino, diciamo, ed è tuttora attuale. Bene, siamo giunti al termine di questa trasmissione con un ospite d'onore, Lucio Degani, che ci ha fatto sentire la sua arte e anche di più, perché insomma c'è un grande vissuto, molti anni con un prestigioso gruppo orchestrale che sono i Solisti Veneti, dal quale volevo ringraziare anche il maestro Scimone, dal quale mi ha dato la carriera, mi ha dato tutto, l'insegnamento. Lo studio che io ho fatto prima è servito certamente, però nella vita è stato un maestro anche di vita lui. Certo, allora possiamo dedicare un brano che vorrei prendere dal nostro concerto che abbiamo fatto a metà gennaio. Lo dedichiamo un bis che mi era stato chiesto da una signora tra il pubblico, una scelta quindi che io non avevo minimamente preparato, che è stata una cosa così abbastanza simpatica da eseguire. Cioè, un diavolo, no? Mi ha chiesto un trillo del diavolo. Noi, non avendo appunto preparato il trillo del diavolo, io ho suonato la cadenza che Fritz Kreisler ha scritto per quella sonata. Benissimo.
Allora, intanto, grazie ancora. Grazie. Spero ancora di puoi tornare qui con noi sempre. Senz'altro. Sarà un grande grande onore e piacere. Il piacere nostro. Bene, allora ascoltiamo nelle magiche note di Fritz Kreisler della cadenza del Trillo del Diavolo, e lo ascoltiamo sempre nella magistrale e artistica e forza interpretativa del violinista Lucio Degani. Buon ascolto e arrivederci alle prossime puntate di Veneto 1 Classica. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Insieme a me, come sempre, l'architetto Maria Cristina Scaletta, direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, che ci introduce all'argomento di questa puntata, una delle collezioni, possiamo dire uno dei fiori all'occhiello del Polo Museale. Certamente.
Stiamo parlando di un patrimonio che è stato donato dalla figlia Mariemma Marzocchi di immagini fotografiche e immagini stereoscopiche, lastre stereoscopiche, che Luigi Marzocchi, un fotoreporter che lavorò durante la Prima Guerra Mondiale in campo di battaglia, in seconda linea, dove c'erano gli ospedali da campo, insomma, facendo un reportage completo della vita durante la Grande Guerra. E di questo importantissimo patrimonio acquisito al Museo della Battaglia ce ne parlerà Francesca D'Aros. Come molti altri musei, anche il Polo Museale Vittoriese si è arricchito negli anni grazie a delle donazioni di privati che hanno donato al museo le proprie raccolte. Una di queste, una delle principali, è la collezione di Luigi Marzocchi. E allora, Francesca D'Aros, iniziamo intanto a dire chi era questo Luigi Marzocchi. Allora, Luigi Marzocchi nasce il 3 agosto del 1888 a Molinella, in provincia di Bologna. Intorno al 1907 venne arruolato per svolgere il servizio militare e lo porta a termine proprio come addestramento, in quanto non c'era ancora la guerra. Venne nuovamente richiamato nel momento in cui scoppia la guerra, quindi nel 1915, proprio perché l'esercito italiano si stava organizzando, e venne richiamato con un incarico molto particolare, perché venne assegnato a Luigi Marzocchi l'incarico di organizzare il reparto fotografico ufficiale del Comando Supremo. Cos'era questo compito? Il compito consisteva nel produrre immagini fotografiche che rappresentassero il territorio sostanzialmente, ma anche aspetti di vita quotidiana e di qualsiasi cosa che potesse portare un'informazione in più ai comandi. Quindi era un ruolo innovativo perché nasce proprio in ambito militare e assolutamente interessante a livello informativo. E quindi poi di tutta questa sua attività, parte di questo materiale che Marzocchi ha raccolto l'ha donato al Museo di Vittorio Veneto? Esatto, per me è proprio un onore parlare di questa donazione, in quanto io insieme alle altre 2 ragazze del servizio civile stiamo studiando questo fondo. Questo fondo è arrivato al museo nel 1987 su donazione della figlia proprio di Marzocchi, Maria Emma, la quale ha deciso di donare l'intero lavoro che ha fatto il padre in ambito di guerra. Questo fondo raccoglie 11 album fotografici, di cui il primo contiene dei documenti che raccontano proprio il lavoro di Marzocchi. Gli altri album invece raccontano di vari luoghi e anche di varie situazioni che Marzocchi ha immortalato proprio negli anni, nell'anno di guerra dell'occupazione, quindi dall'ottobre del 1917 al novembre del 1918. Ecco, visto che lo state studiando, lei e le sue colleghe, approfonditamente, proprio per portarne a termine la catalogazione, cosa raccontano queste foto scattate durante la guerra da Luigi Marzocchi? Allora, queste foto, inizialmente c'è da dire una cosa, che oltre ad avere questa funzione a livello militare, c'è da ricordare che la fotografia nasce anche come funzione, aveva la funzione propagandistica. Dunque non si dovevano rappresentare scene troppo cruente e scene che rappresentassero il malessere dei soldati, in quanto potevano queste foto scappare alla censura e arrivare ai cittadini
che, non vedendo la guerra, potevano percepire questo malessere dei soldati, che erano molto semplicemente figli, mariti e chi più ne ha più ne metta, quindi non doveva trapelare il malessere della guerra. Quindi queste foto raccontano la prima parte, le prime 400 foto circa, rappresentano la ritirata dell'esercito italiano dopo Caporetto, e quindi Marzocchi non lascia spazio alla disperazione dei soldati e neanche dei civili, ma bisogna presto riorganizzare l'esercito, e questo traspare proprio dalle foto di Marzocchi. Nella seconda parte viene raccontata sostanzialmente quella che è la battaglia d'arresto dell'esercito austro-ungarico, e anche qui c'è una piccola parte riservata al reparto degli arditi, per poi concludere con i festeggiamenti, la fine della guerra, arrivando proprio ai festeggiamenti e alle celebrazioni del 4 novembre, quindi si vede anche la parte più gioiosa, se così si può dire, della fine della guerra. Quindi un patrimonio davvero interessante, quello costituito dalle foto scattate da Marzocchi, dai suoi collaboratori, foto che sono visibili al museo? Sì, queste foto sono visibili all'interno del percorso di guida del museo tramite delle gigantografie. Infatti sono state selezionate alcune foto molto belle che rappresentano e valorizzano anche il lavoro di Luigi Marzocchi. Una parte invece non si vede, è quella, il museo nascosto lo chiamiamo noi, e rappresenta una serie di stereoscopie che rappresentano proprio questa tecnica utilizzata e nata in periodo di guerra, che praticamente rappresentava la visione dell'occhio umano, e tramite queste foto e un apposito apparecchio si possono vedere queste foto in versione tridimensionale, quindi anche questa è un valore aggiunto a quello che è il fondo Marzocchi e la donazione arrivata al Museo della Battaglia. Quasi un occhio in presa diretta, pur con quella visione da un angolo particolare, come ci ha spiegato Francesca Darós, sugli avvenimenti della Grande Guerra, degli ultimi anni della Grande Guerra, proprio anche nel nostro territorio. Grazie allora Francesca Darós per averci illustrato il fondo fotografico Luigi Marzocchi del Museo della Battaglia. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia per averci seguito fin qui. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Signore e signori, buonasera, bentrovati con questo appuntamento con la cultura, con la promozione della cultura di Radio Veneto 1. Direi di dare subito la parola all'assessore alla cultura di Treviso, che ci ha fortemente spalleggiato in questa avventura, per i saluti di rito. Grazie, buonasera a tutti. Un'altra serata veramente speciale che sono felice di dare il via. Allora, io faccio un po' di ringraziamenti. In primis io volevo ringraziare Roberto Ghizzo qua a fianco a me, perché io credo che sia uno dei tesori di Treviso, perché veramente crede che Treviso debba ritornare la piccola terra, questa frase che tutti avrete sentito e a cui veramente lui dà un significato. Fondatore di Radio Veneto 1, ricordo che Radio Veneto 1 è stata la prima radio di Treviso fondata nel 1975, tra l'altro il mio anno di nascita, quindi festeggiamo gli stessi compleanni.
e tra l'altro la prima radio e l'unica radio italiana ad aver costituito un'orchestra sinfonica, quindi una prassi, diciamo, che all'estero è consolidata, quindi ricordiamo nei paesi dove ci sono molte radio che sono diventate famose, poi l'orchestra diventa a volte anche più famosa della radio. Quindi diciamo una serata speciale, perché poi questa orchestra è cresciuta nel tempo e pian pianino ha radunato attorno a sé, credo che si possa dire, i migliori artisti veneti che si avvicendano sul palco. Adesso poi sarà Roberto a raccontare, perché stasera avremo degli artisti molto importanti, molti artisti trevigiani, quindi è un concerto che dobbiamo sentire anche molto nostro. E come tutti i grandi eventi è grazie a chi li ha resi possibili, quindi ovviamente oltre a Radio Veneto 1 io ringrazio Fondazione Cassamarca e in particolar modo il suo presidente, il professor Garofalo, che ha dimostrato un'estrema disponibilità anche poi per le prove dell'orchestra, e le associazioni di categoria che sono sempre con noi e che rendono possibili così tanti eventi culturali a Treviso, la Camera di Commercio Treviso Belluno in primis, Confcommercio, l'Associazione Commercianti, e la CNA, la Confederazione Nazionale Artigianato. Io ripasso la parola a Roberto, che vi racconterà un po' i contenuti e anche i protagonisti di questa serata, e vi auguro buon ascolto. Buonasera. Grazie Lorena. Innanzitutto un ringraziamento a voi tutti e alle autorità. Cito una per tutte, Sua Eccellenza il Prefetto, che ha voluto onorarci con la sua presenza. Un particolare ringraziamento va proprio al professor Garofalo, il presidente di Cassamarca, che saputo che eravamo un po' in panne per le prove, perché di solito le facciamo al Teatro delle Voci, i ragazzi hanno una settimana di lavoro e mai più si va a togliere, diciamo, l'opportunità di poter lavorare. Saputo del nostro problemino, il professor Garofalo si è dimostrato una persona veramente di grande cultura. Io direi che un applauso lo merita. E con lui anche l'onorevole Goppo, che ci hanno messo a disposizione questa importante struttura. È importante fare le prove per avere il senso dell'acustica e avere proprio la percezione di quello che è l'ambiente dove si deve lavorare. Appunto un segno della provvidenza. Grazie, è bellissimo realizzare ed è stato colto con grande impegno questo momento. Il nome Piccola Atene non arriva per caso. Qualcuno scrisse: trovandosi vacanti 2 cattedre di belle lettere nel seminario di Trevigi, nobilissima e coltissima città dello Stato Veneto, furono queste offerte a me e al fratello mio. Le accettammo entrambi con giubilo. Ne aveva questa città per dir tutto il comodo e tutti i più nobili incitamenti. Una bella e copiosa biblioteca che a Biagio e l'autorità d'ordinare ed arricchire quei libri che erano a parer mio vantaggiosi, un paese abbondante di dotti, perspicui ingegni che ispiravano agli animi la santa e nobile emulazione, una brillante società amica delle lettere e dei letterati, un clima che con la purità, giocondità e freschezza parea creare le fantasie ed adempiere di fuoco i poeti. Era un trevigiano di Vittorio Veneto, quel Lorenzo da Ponte, divenuto poi librettista di Mozart, chi non ricorda Così fan tutte, Le nozze di Figaro e il Don Giovanni. Morì a New York, naturalizzato statunitense. Ancora ai primi del Novecento, Treviso era considerata una piccola Atene e fino almeno agli anni 60-70 è rimasta tale. Perché non sognare? Perché non provarci? Radio Veneto 1, la radio di Treviso, è la prima radio privata italiana con la sua orchestra filarmonica da camera e a breve anche la giovanile. Il nostro obiettivo è di promuovere nei fatti la cultura, un concetto ben radicato nella storia, città appunto degna di ritornare la piccola Atene. Signore e signori, i solisti di Radio Veneto 1.
solista, un vero, autentico talento. Paolo Tagliamento, per 4 anni è stato alla Scuola Superiore di Sua Maestà la Regina di Spagna, venne premiato come miglior violinista, venne premiato come miglior quartetto. La sua maestra, Anna Ciumachenko, forse la più importante maestra al mondo, se l'è portato, finita il corso alla Scuola Superiore di Sua Maestà la Regina di Spagna, se l'è portato a Monaco di Baviera. Di lui vi dirò poi una novità impressionante. Paolo Tagliamento e il maestro Massimo Raccanelli eseguiranno di Johannes Brahms il concerto in re maggiore per violino e orchestra opera 77 nei tempi allegro non troppo, adagio, allegro giocoso ma non troppo vivace e fuoco più presto. Massimo Raccanelli, direttore, e Paolo Tagliamento, solista. Buon ascolto.
Johann Sebastian Bach, Sarabanda. Avevo promesso 2 parole in più per Paolo Tagliamento ed è una notizia dell'altro giorno. Gli è arrivata una telefonata, è stato invitato a fare l'ottetto di Mendelssohn alla Philharmonie, è il teatro dei Berliner, con
componenti dei Berliner, la più grande orchestra d'Europa, l'orchestra che fu di Herbert von Karajan, e con i Boston Institute e la Boston Institute Orchestra, componenti della Boston Institute Orchestra. Di solito queste istituzioni invitano i più grandi talenti d'Europa all'audizione. Paolo è stato invitato direttamente a suonare con loro. Penso sia un qualcosa... Penso sia un qualcosa che ci rende orgogliosi come trevigiani. Meritiamo questa nostra piccola Atene. Ma Trevigiano è anche il maestro che ci ha portato fino a qua, il maestro Giorgio Sini. E tra i 20 e i 40 anni sono generoso, c'è un salto. Mancavano i 30 anni. Ecco la scelta optata con il maestro che mi ha, come dire, fregato, perché gli ho detto: ma perché ci sarebbe Roberto, una struttura importante ha almeno 2 maestri. Ecco la scelta di Massimo Raccanelli, trentenne di Treviso. Mi sembra che non abbia deluso le attese. Nel 1770 lo scrittore Charles Burney scrisse nel suo Viaggio musicale in Italia che qualsiasi musicista di strada dello Stato Veneto, è ben noto che a quel tempo l'Italia non esisteva ancora, era in grado di far impallidire qualsiasi musicista di corte d'Europa. Giusto per sottolineare questo concetto, anche nel loro momento di massimo splendore e successo, i grandi musicisti tedeschi hanno sempre avuto grande rispetto per la nostra Scola Granda. Il nostro è il laboratorio permanente per la riscoperta della Scola Granda di musica veneta, come esiste la scuola russa, come esiste la scuola tedesca, come esiste la scuola francese. Esiste anche la nostra Scuola Granda, che è stata la prima storicamente. Giusto per dare un'idea, la Scuola Grande di San Rocco, andate a vederla e abbiamo, come dire, la percezione anche al giorno d'oggi di cosa sia stata la cultura qui da noi. Ebbene, Bach, che ha il bis di Paolo, ha attinto a piene mani da Vivaldi, da Benedetto Marcello, da Albinoni. Ebbene, Felix Mendelssohn Bartholdy ha reso onore alla penisola più bella del mondo con un brano, una sinfonia che ci riempie d'orgoglio. La sinfonia numero 4, numero 90, in La maggiore, detta appunto l'italiana, nei tempi di allegro, vivace, andante con modo moderato, saltarello. Dirigerà il maestro Massimo Raccanelli, ma invito l'orchestra ad entrare per questo prossimo brano. Grazie e buon ascolto.
Bene, si conclude così questa nostra serata. Prima di salutarvi, io vorrei mandare un saluto a un bravo musicista trevigiano che ha avuto un incidente di percorso proprio qui, Stefano Mazzolini, che abbia una pronta guarigione. Questo applauso è tutto per lui. Prima di tutto un grazie a voi che siete qui presenti in un numero che non avrei mai supposto. Questa sala è piena. In Veneto, grazie. In Veneto, mi piacerebbe, ma se che fosse anche degli italiani, come faremo? Mi piacerebbe che potesse seguire tutti. Col cuore lo faccio in Veneto. Usiamo così una lingua è portata più ampia del nostro Veneto magari, però col cuore lo faccio in Veneto. Fatto grazie che si arrivati tutti così numerosi e un grazie dunque ai presenti prima di tutto, ma un grazie soprattutto all'Associazione Culturale Raise Venete che si prodiga in maniera proprio indefessa, con volontariato da parte di molte persone per ottenere gli spazi che noi qui abbiamo. Mi sarebbe piaciuto poter ringraziare anche per la magnanimità l'istituzione che ci ha messo a disposizione questo spazio e va comunque ringraziata non per la magnanimità perché purtroppo logiche commerciali impongono anche una certa richiesta. Proprio per questo, dato che l'associazione è una onlus, mi piacerebbe invitare, faccio a titolo personale, invitare tutti quelli che possono, sono intenzionati a concorrere magari all'uscita, quelle che sono le spese che sono di poco conto per l'affitto di questo gruppo che come vedete è splendido, estremamente splendido, che presenta questa sala o la sala della biblioteca con caratteri completamente diversi ma che ci dà un'idea dell'ambiente in cui ci muoviamo dal punto di vista non solo monumentale e artistico però anche proprio culturale. Insomma il microfono non si sente? E così? Allora parlerò con la bocca vicinissima al microfono. Io vorrei leggere, mi sono portato una fotocopia, perché siamo qua innanzitutto. Ci sono tante occasioni in cui si parla di storia veneta, eccetera, però io vorrei tirare fuori una fotocopia che mi sono portato da casa di un testo che si usa nella scuola liceo classico al penultimo anno per dare un'idea di come venga valutata di come venga valutata la storia veneziana e comunque del nostro patria, della nostra patria, ma tra l'altro in un modo che risponde purtroppo ad una logica, ad un punto di vista che non è il nostro e che quindi è inevitabilmente limitativo. Il testo è questo. Non faccio nomi perché forse non sarebbe elegante, ma è un testo questo grandemente diffuso nelle scuole pubbliche. Io parlo per esempio di liceo classico, quindi un tipo di scuola dove questo tipo di studio dovrebbe essere molto sostenuto, molto incoraggiato, molto diffuso. Allora, farò prestissimo. Una nuova crociata è il titolo. La questione dei moriscos in Spagna convince Filippo II che il mondo islamico rappresenta una minaccia e in effetti le azioni della flotta turca hanno creato molti grattacapi a Malta nel 1565 e nel 1570 poi i turchi attaccano Cipro sotto il dominio veneziano e la conquistano l'anno dopo, vero? Continua così. Le circostanze dunque danno forza all'appello del Papa
Così che nel 1571 viene stabilito un accordo tra il Papa Filippo II e la Repubblica di Venezia, a cui aderiscono anche la Repubblica di Genova, i Ducati di Savoia e di Toscana, l'Ordine di Malta, finalizzato a una Lega Santa. Fine. Famagosta non esiste, non cade. Il 7 ottobre 1571 la flotta della Lega Santa, comandata da Giovanni d'Austria, veniva probabilmente in TV, fratellastro di Filippo II, ingaggia il combattimento con le navi ottomane al largo delle coste greche, arrivando al golfo di Patrasso, ottenendo una clamorosa vittoria. Però anche questo in Europa appunto viene celebrato, però poi cosa succede? Che alla vittoria non seguono altre azioni militari di rilievo, perché la Repubblica di Venezia, maledetta, preferisce sfilarsi dalla Lega e trattare una pace separata con la quale dal 1573, pur rinunciando a Cipro, ottiene dai turchi garanzie e franchigie per la propria flotta mercantile. Vi pare che sia sufficiente come trattazione di un evento come quello che ha rappresentato appunto la battaglia di Lepanto e il confronto tra mondo cristiano e mondo islamico, tra Europa e Venezia in primis e il mondo turco? A me parrebbe di no. Certo, risponde a un punto di vista, un'esigenza di chi si governa in questo momento, di chi determina le scelte culturali, la storia da raccontare, e io sento molto diverso. Proprio per questo sarei qui per fare rapidamente una scorsa del mondo europeo e mediterraneo intorno al XVI secolo, almeno sino a Lepanto, e poi vederlo dal punto di vista veneziano, cioè come Venezia si relazioni con questi grandi stati che sono sorti non come piccolo stato o piccola potenza, la Repubblica di Guastalla o la Repubblica di Amalfi e le famose repubbliche marinare, ma come uno stato di pari grandezza, cosa che non si coglie da nessuna trattazione storiografica di quello che è il Minculpop di oggi, cioè quello che ci vogliono far passare. E quindi io ritengo che la storia vada anche sottratta, senza voler nulla togliere alle persone del mestiere, a quella conventicola di accademici che ritengono una cosa loro, ma deve diventare piuttosto, se non il dominio, almeno vada in mano a persone che la sappiano affrontare anche in termini più semplici, meno cattedratici, magari anche più partecipanti. Allora, passerei direttamente a vedere quelli che sono gli elementi più significativi della storia europea e della storia del Mediterraneo a partire dal 1500, anche perché si assiste ad una ridefinizione degli equilibri e quindi delle situazioni di possibile conflitto di relazioni completamente diverse rispetto al secolo precedente. Basti pensare che un punto importantissimo è la conquista, la caduta di Costantinopoli e quindi l'imposizione dell'impero turco su quello che era stato il resto dell'impero romano d'Oriente. Si creano in Europa delle grandi monarchie nazionali che quindi hanno delle possibilità in termini di risorse, di uomini e di estensione territoriale che sono di gran lunga superiori a quelle degli stati italiani tradizionali. L'equilibrio nel Mediterraneo risente di un altro elemento molto importante. Con il crollo dell'impero bizantino, anzi dell'impero romano si dovrebbe più correttamente dire, il mondo islamico si affaccia direttamente da Istanbul sui Balcani, e dopo c'è un altro elemento importantissimo che sarà determinante per la storia del Mediterraneo nel XVI secolo, come rilevava un grande studioso come Brodel, che è quello della caduta nel 1517 dello stato dei Mameluchi in Egitto nelle mani di Selim, detto il Selim I, il feroce, quindi vi lascio intendere che personaggi. Selim il feroce cosa fa? Dopo aver abbattuto lo stato dei Mameluchi, che pochi anni prima aveva garantito a Venezia casualmente il riconoscimento dei diritti di proprietà di Cipro in perpetuo, quindi non soggetto ad alcuna ridiscussione nel futuro. Ma la caduta di Alessandria e quindi dell'Egitto comporta anche l'estensione del mondo ottomano su tutto quello che è il Nord Africa, e noi sappiamo che di lì a pochi anni il mondo islamico, il mondo ottomano arriverà fino alle colonne d'Ercole. Questo è importante da considerare perché richiama la Spagna, che ha appena
terminato la riunificazione, ad un problema che non è soltanto europeo, perché noi vedremo tra poco che la Francia sarà impegnata in una lunga lotta per l'egemonia in Europa con la Francia, prima Luigi XII e poi Francesco I, ma avrà aperto anche un fronte mediterraneo, perché dal Mediterraneo, precisamente dai cosiddetti stati barbareschi, ci sono delle incursioni piratesche lungo la costa della Spagna meridionale e si creerà un ulteriore legame che impensierirà moltissimo prima la Spagna e poi tutte le potenze cattoliche, di un collegamento solo pochi decenni dopo, a partire dalla fine degli anni 20 del Cinquecento, tra uno dei due contendenti per la supremazia in Europa, Francesco I, che ratificherà un rapporto prima segreto con la Turchia e si costituiranno nel Mediterraneo intorno al 1530, due grandi poli di aggregazione di potenze. Da una parte abbiamo il polo franco-turco, anche se concretamente la Francia non invierà una propria flotta, ma garantirà le basi, tipo la base di Tolone, alla flotta turca, per esempio, per poter svernare. Voi vi rendete conto che la base di Tolone significa che con una breve navigazione si è su Barcellona e sulla costa mediterranea della Spagna. Tutto questo avviene perché questo tipo di contrasto si colloca in un contrasto molto più ampio, che è il conflitto tra la Francia di Luigi XII prima e alla sua morte di Francesco I e la Spagna di Carlo V. Carlo V è una, senza dubbio, delle grandissime figure che improntano di sé il secolo XVI. Nasce nel 1500 a Gand, nelle Fiandre, e per questo è noto prima di ricevere il titolo di Carlo V come Carlo di Gand. E un'altra delle grandissime figure che improntano di sé questo secolo sarà la figura di Solimano il Magnifico, che coprirà buona parte della seconda parte della prima metà del 1500 e morirà combattendo nel 1566, quindi proprio pochi anni prima della vicenda di Cipro. Dall'altro abbiamo un grande sconfitto, che è la monarchia francese, prima nella persona di Luigi XII, poi nella persona di Francesco I, e abbiamo anche un grandissimo progetto che Carlo V, che ottiene appunto questo suo titolo a metà degli anni, non ha ancora 20 anni e diventa imperatore di Germania, così vi lascio immaginare, lui è del 500, nel 1520 lo diventa, ha un fratello che è imperatore d'Austria, diventa addirittura signore suo fratello di Ungheria e lui della Repubblica dello Stato Ceco, perciò della quella che si chiamava Boemia, quindi voi potete facilmente comprendere che l'intera Europa centrale viene sotto un'unica grande famiglia, la famiglia appunto d'Asburgo. In questo caso l'obiettivo che si prefiggeva Carlo V era quello di una renovatio imperi, cioè un rinnovamento del potere imperiale in chiave di ripresa del potere carolino di Carlo Magno e una parallela renovatio ecclesiae. Perché si sente bisogno di un rinnovo anche della Chiesa in Europa? Perché nel 1517 si è verificato un altro avvenimento importante, che è iniziato lo screzio con Martin Lutero, la pubblicazione delle famose 77 tesi, e quindi buona parte della Germania, soprattutto i principi tedeschi, colgono questa opportunità come l'opportunità per sganciarsi da Roma, dal mondo cattolico, sosterranno le nuove idee protestanti di Lutero, e quindi anche l'Europa diventa un gran subbuglio, iniziano le lotte di religione. Delle lotte di religione risentirà tutta l'Europa centrale e si protrarranno fino alla prima metà del Seicento, ma ad esempio un altro Stato che inevitabilmente uscirà da una politica di grande potenza in Europa dopo la morte di Francesco I e di Enrico II di Francia sarà la Francia, perché anche lì si crea il problema delle lotte di religione con gli Ugonotti, l'episodio più famoso, la famosa notte di San Bartolomeo, e si arriva in cui vengono fatti fuori per le strade, prima a Parigi, poi in tutto il resto del paese, tutti gli Ugonotti, i supposti tali, cioè seguaci della confessione calvinista che passavano, e si arriverà fino alla fine di quel secolo, del XVI secolo, quando solo con un editto, l'editto di Nantes, si arriverà a definire che ciascuno ha libertà di professare la religione che crede.
però dopo la metà del secolo, del XVI, la Francia esce. Pare possibile che si possa realizzare questo grande rinnovamento imperiale di Carlo V, ma non andrà a buon fine. Le forze dei protestanti, dei luterani nel nord Europa non daranno tregua, addirittura spossato, malgrado avesse solo 56 anni, Carlo V si ritira e morirà poco dopo, addirittura in posizione di eremitaggio in Estremonia. Quindi quali sono le condizioni che a noi interessano? Noi da veneziani dobbiamo vedere quale sia stata la politica che Venezia, la Repubblica Veneta, adottò di fronte a queste grandi insorgenze di nuove civiltà, di nuovi rapporti politici e anche militari all'interno d'Europa. Noi teniamo presente che secondo gli studi di alcuni, soprattutto inglesi, Venezia fu definita il cardine d'Europa, ed è un'espressione che a me piace molto, cardine d'Europa dalla fine del 200 fino alla fine del 400. Perché mi sono chiesto proprio questa definizione cronologica? Perché intorno alla metà del 400 Venezia trova un interlocutore d'Oriente come l'impero ottomano, che è molto molto coriaceo. La prima guerra, la guerra veneto-turca, è degli anni 60, dal 1463 al 1479, e vede Venezia ridotta sulla difensiva, perdere gran parte anche dei suoi domini nell'Egeo. Poi abbiamo una interruzione e Venezia è comunque impegnata nella politica di terraferma. Noi sappiamo dell'acquisizione del suo stato da terra, sappiamo del tentativo da parte della Repubblica Veneta di governare direttamente i territori sui quali sfociava il Po, e quindi l'esigenza irrinunciabile di scendere a sud verso Cervia, verso Rimini, verso Ravenna. Continue erano le richieste di aiuto da parte anche ad esempio degli anconitani e soprattutto delle città delle Puglie, che trovavano in Venezia un possibile difensore da quelli che temevano gli attacchi appunto turchi, come si sarebbe verificato, perché nel 1480 a Otranto i turchi fecero un massacro. Ma questo ovviamente metteva Venezia in pessima luce di fronte alle potenze peninsulari e anche di fronte al Papa e anche di fronte agli stati europei. E quindi noi sappiamo che il Cinquecento si apre da un certo punto di vista positivamente per lo Stato da terra, con maggiore difficoltà per lo Stato da mare. Questi studiosi inglesi che hanno approfondito la nostra storia in quegli anni ritengono che dalla guerra veneto-turca tra il 1499, conclusa con una pace del 1503, sancisca che Venezia non è più l'interlocutore, il nemico, l'avversario primario dell'impero ottomano nel Mediterraneo. Noi in effetti tra questa data e la data del 1509, con quello che ne consegue, conosciamo tutti la vicenda della guerra di Cambrai, della battaglia di Agnadello, del disastro che ne seguì, i testi normalmente di storia dicono inizia una inesorabile decadenza. I portoghesi portano direttamente le spezie sul mercato di Lisbona e a Venezia fa la fame, non c'è niente. Io infatti vorrei contraddire questa che è una visione molto stereotipa. Venezia ovviamente non conserva più un atteggiamento offensivo, ma non comincia affatto la decadenza. Inizia invece una intelligentissima ridefinizione di quelli che sono gli obiettivi di questa Repubblica. Una Repubblica che ha interlocutori europei nel Mediterraneo molto molto difficili e ci lascia vedere il suo comportamento. Ce ne ho più avanti in un lampo anche all'uscita dalla Lega Santa dopo la battaglia di Lepanto, che non può che farci vedere quale fosse l'intelligenza della classe di governo veneziana di fronte alla realpolitik che lei si presentava davanti. Ad esempio, il fatto che nel 1476 un tentativo da parte della dinastia Aviz, mi scuso con l'accento, non so se sia Aviz o Aviz in portoghese, di espansione nella penisola spagnola, viene stroncato da una sconfitta ad opera appunto di sovrani spagnoli. E il Portogallo, a seguito di quella sconfitta, cosa può fare? Non può fare altro che aprirsi al mare. Potrebbe sembrare una notazione banale a noi dei portoghesi, che siamo qui nell'Alto Adriatico, che ce frega. In realtà i portoghesi cominciano a navigare l'Atlantico e come tutti dopo di loro anche Colombo
vogliono trovare i mercati delle spezie dove andarsi a rifornire direttamente, saltando tutta una serie di intermediari che faceva come polo terminale Venezia, mercato di Rialto, delle spezie, e ci riescono. Il problema è molto sentito a Venezia, non solo a Venezia, ad esempio anche nella Repubblica di Ragusa, e c'è un fatto che in genere viene sottaciuto, che nel 1509 per la prima volta una flotta portoghese, dopo che nel 1498 Bartolomeo Dias aveva aperto il periplo dell'Africa circumnavigando il Capo di Buona Speranza, noi abbiamo i portoghesi che cominciano a stabilirsi nella zona di Calicut, con Álvarez Cabral e altri, e i veneziani si rendono immediatamente conto che sia successo questa iniziativa di andarsi a rifornire direttamente dal produttore, loro non potranno più essere intermediari. E ad esempio nel febbraio, mi pare, del 1509, al largo di Calcutta, nelle acque di Diu, c'è una battaglia che vede da una parte la flotta portoghese armata di cannoni contro un assembramento di navi che erano prevalentemente del Sultano del Gujarat, erano di egiziani, c'era anche un supporto turco e almeno nominalmente c'era anche l'appoggio della Repubblica Veneta e di Ragusa. Perciò noi vediamo uno Stato che è straordinariamente attivo, che ha una visione assolutamente chiara del nuovo scacchiere che si apre. Quando le spezie arrivano sul mercato di Lisbona, Venezia giustamente deve ridefinire quello che è il proprio impegno e la propria ricchezza. E non ha alcun problema, perché? Perché c'è ancora l'Egitto, e con l'Egitto si commercia e si accede all'Oceano Indiano attraverso l'Egitto, e quindi Venezia riesce ad aggirare, ma nel 1517 questa possibilità non c'è più. Quindi c'è un principio chiarissimo che i governanti di Venezia hanno in mente: si può far fiorire l'economia solo se i porti del Mediterraneo, che ora sono controllati dai turchi, da Istanbul, Costantinopoli, sino alle colonne d'Ercole, sono resi accessibili ai mercanti veneziani. Quindi l'idea di una belligeranza ininterrotta è francamente improponibile per una città che vive del suo commercio. E quindi i veneziani devono cogliere le ragioni di questa realpolitik. Da un punto di vista della condotta militare della città, noi vediamo che dopo la conclusione dell'altra guerra, quella che vede nella battaglia di Zonchio del 1499, per curiosità, il primo scontro nel Mediterraneo in cui le navi montano l'artiglieria. Ci sono anche delle riproduzioni di stampe che ingenuamente riproducono i primi fucili e si vedono delle strane aste con un pennacchio di fuoco. È il primo scontro in cui si monta un rudimentale uso di cannoni e soprattutto di archibudi. La cosa interessante è che anche l'introduzione del cannone nella marineria costringerà tutti gli stati che hanno una certa volontà di potenza a riconsiderare quelli che sono i loro strumenti sia di offesa. La Repubblica Veneta non considererà più ormai elementi di offesa, sia soprattutto di difesa. Quindi dopo quella guerra che porta Venezia a perdere tutto, tutte le isole dell'Egeo, salvo l'isola di Tino, però a conservare un lungo stato da mare, Venezia si rende conto che l'interlocutore è cambiato, ma nel momento in cui sta riconsiderando il suo approccio col suo impero o stato da mare, ecco che purtroppo nel 1509, prima vorrei concludere che per lo Stato da Terra nel 1508 a giugno si sancisce una tregua tra la Repubblica Veneta e l'imperatore d'Austria Massimiliano e in quel momento l'estensione territoriale dello Stato da Terra è la maggiore che Venezia abbia mai raggiunto. È molto interessante perché pochi mesi prima c'era stata la battaglia di Diu, vi dicevo, nell'Oceano Indiano. E i veneziani avevano sentore di questa loro grandezza e a me piace citare un'iscrizione, tra l'altro in una lingua italiana veneta, che potete tutti trovare in fondamenta dell'abbazia, dove c'è il grandissimo arco gotico, tardo gotico di Santa Maria Valverde. La cosa interessante qual è? Che dice del 1500, io leggo ogni mattina quando esco da casa, del 1505 furono principiate queste case, cioè delle abitazioni, alla laude di Dio e della Vergine Maria,
e de Missier Leonardo Loredano, e la cosa più interessante è et de tutto il suo glorioso stato, che Dio felice lo conservi. 1505. Dio l'avrebbe ascoltato fino al 1509, anzi fino all'8, periodo della massima espansione, poi ovviamente scatta una ridefinizione globale. Gli anni che vanno dal 1509 al 1516, pace di Noyon, voi sapete che sono anni per Venezia durissima, per le scorrerie degli spagnoli qui a Mestre che la incendiano. Venezia deve salvarsi prima di tutto, non può dedicare l'attenzione che richiede anche lo Stato da mare. La situazione è sempre molto fluida, Venezia con una capacità diplomatica riesce a gestirsi in una situazione internazionale che è difficilissima, e alla fine arriva al 1529 con la ratifica nel 1530 della pace di Bologna, con una pace che le restituisce per intero quello che era lo Stato da terra, ovviamente esclusi i porti delle Puglie, che sono riandati al cosiddetto legittimo proprietario, escluse le Saline di Cervi, escluse Ravenna, esclusa Rimini e tutti quegli stati che sono entrati da parte dello Stato della Chiesa. Venezia in questo periodo è stata fortunatamente non coinvolta da guerre con il tutto. La pace dura dal 1503. Venezia ha cercato di giostrarsi fra le grandi potenze europee come le conveniva, non come sarebbe stato giusto eticamente, ma come concretamente le conveniva. Dopo aver cercato di allearsi con Francesco I per evitare un pericolosissimo accerchiamento asburgico su tutto il confine europeo, Francesco I nel 1529 fa lui una pace separata. Venezia ovviamente non può contrapporsi a Carlo V e fa la pace. Gradualmente comprende che di questi due belligeranti il più capace, il più forte è Carlo V e va con Carlo V. Ma ecco che inizia un primo problema, il problema della nuova guerra veneto-turca, quella che si conclude con Prevesa. Venezia farà tesoro di questa esperienza, perché al largo di Prevesa la flotta di una Lega Santa, sono tutte sante, si trova in grande superiorità numerica. Quindi tutti si aspettano che venga facile, 2-0, e invece viene sconfitta. Addirittura vi è quell'episodio del ritiro dal combattimento delle navi genovesi dell'ammiraglio Andrea Doria, del resto erano sue, perciò se avessero ricevuto qualche ammaccatura bisognava anche farle riparare. Fatto sta che Venezia ne esce scornata quando si dice nel 1571, anzi 72, Venezia si ritira dalla Lega Santa. Chissà come mai. Qua con Carlo V Venezia trova unità di intenti, perché Carlo V si rende conto che è un problema avere gli ottomani alle porte, e nel 1535 conquista Tunisi. Sarà una durata di poco tempo. Venezia cosa fa allora? Dice: convergono i nostri interessi, e finché convergono si combatte assieme. Ma anche là, terminata la guerra, si avrà un altro lungo periodo di tempo tranquillo. La guerra riprenderà sempre nel Mediterraneo, non per Venezia ma con una ripresa offensiva turca, nel 1565. Noi sappiamo dell'impresa del tentativo di conquista da parte dei turchi dell'isola di Malta, della resistenza eroica dell'ordine dei cavalieri di Malta guidati da Jean de la Valette, e non riesce, ma è uno scorno. A questo punto cosa accade? Che Selim, stavolta è un altro Selim l'Ubriacone. C'era tutta una rassegna di personaggi che potrebbero essere quasi rappresentativi del nostro stato odierno italiano. Comunque, Selim l'Ubriacone si è messo in testa che vuole Cipro. Lo vorrà probabilmente per rientrare dalla sconfitta, lo vuole anche perché suo padre, che era appunto il grande Solimano, è morto combattendo durante l'assedio della città di Stiget ai confini tra Ungheria e Austria, perché voleva ripuntare su Vienna, ci aveva già provato una volta. È una situazione molto dinamica quella, e Venezia si trova impelagata in questa nuova guerra. Voi sapete tutto dell'ultimatum, ma a questo punto, poi non vi annoio più a lungo, per potervi dimostrare che lo Stato Veneto era realmente uno Stato europeo, non una piccola repubblica, vi cito soltanto alcuni dati.
Dalla metà del Cinquecento la Repubblica capisce la necessità di dotarsi di un esercito con truppe permanenti, alle quali nei momenti di crisi acuta aggiungerà dei mercenari e anche dei volontari che sono nelle cerni. Ebbene, quali sono più o meno nella seconda metà del Cinquecento le truppe permanenti nelle grandi potenze europee? Davanti a tutti sta la Spagna, che tiene tra Spagna e Portogallo, perché dall'80 occuperà anche il Portogallo, l'Italia, le isole atlantiche, eccetera, un corpo di circa 23-24 mila uomini. Poi facciamo riferimento alla Francia. La Francia tiene stabilmente un corpo in armi di circa 12-12.500 uomini. L'Inghilterra elisabettiana, che tutti noi conosciamo, tiene un corpo stabile di circa, dai dati che possediamo, di circa 2.000 soldati permanenti. La piccola Repubblica di Venezia, in crisi, cadente e piangente, ne tiene dapprima in armi un corpo stabile tra 9 e 10.000. È lontana dalla Spagna, certamente, Spagna di Carlo V e di Filippo II. Direi però che si avvicina molto ad un altro stato, che è quello del Regno di Francia, che per dimensioni non è paragonabile alle nostre repubbliche, circa 10.000 uomini. Però è un dato di fatto che proprio nella crisi di Cipro Venezia riuscirà a mantenere sotto le armi qualcosa come quasi 34.000 uomini per anni. Per dirvi, pochi anni prima Cosimo I, per conquistare Siena, ne aveva arruolati 8.000. Quindi questo vi dà l'esatta dimensione di come la nostra città sappia ridefinire il proprio ruolo alla luce delle mutate evidenze storiche che nel Cinquecento ci sono state. Grazie per la pazienza che avete. Bentrovati cari amici all'ascolto, cari amici in visione su questa rete. Passiamo ora al programma che i solisti di Radio Veneto 1 hanno interpretato di Gioacchino Rossini, l'ouverture La Gazza Ladra, di Felix Mendelssohn Bartholdy, il concerto per violino e orchestra opera 64, solista il violinista Paolo Tagliamento. Il terzo brano avrà uno tra i massimi interpreti italiani della chitarra, una celebrità di rango internazionale, Massimo Scattolin, che interpreterà di Isaac Albeniz Asturias. Il gran finale inizia con l'immancabile Sul bel Danubio blu di Johann Strauss figlio, mentre di Johann Strauss padre sarà eseguita la Radetzky March. Conclusione tutta da vedere e da ascoltare e da gustare. Di Vittorio Monti la celebre Ciarda, violino solista, questa volta un altro grande talento che ho molto piacere di presentare, Francesco Zanchetta. Assieme a lui spicca un altro grande interprete, il violoncellista Giuseppe Barutti. Direi che è tutto. Bando alle parole, largo alla musica. Buon ascolto.
Thank you.